Signori e signori, cordiale buona mattina e ben ritornati qui dalla Casa Mora per il torneo Promote HP, seconda giornata, subito in pista, siamo anche in anticipo. Zona 4 contro zona 1, under 13, sulla vostra sinistra il tabellone, locali zona 4, ospiti zona 1. Subito le formazioni: numero 1 Alessander Croca, numero 2 Federico Lagomarsini, numero 3 Luigi Fabbi, numero 4 Lorenzo Cornacchini, numero 5 Alexander Convertiti, numero 6 Gregorio Tonelli, numero 7 Nicolò Moda, il numero 8 Filippo Giabbani, numero 9 Diego Bracali, numero 12 Andrea Asta. Zona 1 invece schiera numero 1 Filippo Brescia, numero 2 Gabriele Patrucchi, numero 3 Mattias Della Torre, numero 4 Simone Traina, numero 5 Simone Migliaretti, numero 6 Francesco Colosimo, numero 7 Edoardo Orsi, il numero 8 Elia Bellotti, il numero 9 Gabriele Libè e il numero 10 Federico Maffi, allenatore Pierluigi Murandotti. Mentre per quanto riguarda la formazione zona 4 che ha la maglia rossa come la giornata di ieri, l'allenatore è Massimo Bracali, il vice Elia Guidi. Ieri 2 vittorie per le due squadre qui presenti questa mattina, 6-0 il risultato della zona 1, mentre il risultato della zona 4 contro la zona 3 è stato di 6-0, quindi entrambe sono appaiate a 3 punti dopo la prima giornata. Diciamo che questo potrebbe essere la finale annunciata, comunque anticipata, di questo torneo Promote HP Under 13. Vi sono sotto, c'è il gol, subito il gol all'1:21, il gol del vantaggio della zona 1, subito in vantaggio, cioè della zona 4, in vantaggio subito la squadra di Massimo Bracali per l'1-0. Come abbiamo visto nella giornata di ieri, la squadra zona 1 è un bel gruppo di giovanotti da diversi club. C'è il primo fallo di squadra anche per la formazione nella zona 4, anche la zona 1 aveva commesso il fallo, quindi 1-1 al punto dei falli. Ora ci prova Orsi, tiro al palo, gol, gol, 2-0-8, il numero 7 Edoardo Orsi, penetrazione sulla destra e insacca il gol del pareggio, 1-1 subito. Insomma, subito champagne in prima mattina in diretta dalla assolata Castiglione della Pescaia. Nella partita di ieri 6-0, 6-0 il risultato delle due formazioni contro la zona 3. Nella zona 1 aveva segnato 2 gol Libè, 2 gol Orsi, quindi doppietta, più questo fa 3, Migliaretti 1 e Colosimo 1, mentre la formazione toscana, Tosco-Ligure, 3 gol per Tonelli, 2 per Bracali e 1 per Fabi. Nell'ultima partita di ieri sera, qui in diretta, sempre dal Casa Mora di Castiglione della Pescaia, Stefano Zamperia al commento, ringraziamento anche a chi è dietro la telecamera, a Claudio Dornini con la supervisione di Enrico Giovannelli. Una partita subito che è iniziata molto bene, intanto si chiudono le luci ma ritornano prontamente. Sempre Bracali, abbiamo visto anche ieri Diego Bracali, insomma è un giocatore già pronto per l'Under 15.
Tonelli, proprio lui a cercare il passaggio su Bracali, si gira il Follonichese, para l'estremo difensore della formazione della zona 1, cioè Federico Maffi. C'è un fallo, chiede calma l'arbitro, non abbiamo detto, ma è l'arbitro Giombetti di Modena. 3:43, 1-1. Mentre la formazione, sì, ci mancava però un giocatore da segnalare. Non c'è un fallo su Tonelli, il sarzanese. C'è Fabi in pista, se non sbaglio c'è anche il numero 8 Giabbani, due folonichesi, un sarzanese e due sarzanesi. Fabi è anche lui ligure. Tra pali il numero 12 Asta. C'è vicinissimo al gol Tonelli, il tonnellino, sfiorato il gol. Ruba la pallina ancora Edoardo Orsi, il lodigiano, attenzione, in mezzo alla pista si aggancia. Non c'è il fallo? C'è il fallo, sì, c'è rigore. Sembrava in un primo momento che non ci fosse intervento dell'arbitro, invece sì, c'è il rigore. Contrattacco di Edoardo Orsi e poi l'arbitro ha segnato il tiro di rigore. In primo momento mi ero ingannato, siamo al 4:29, il gancio è netto sul pattino. Richiamato la difesa toscana. 4:29, grande opportunità per la formazione della zona 1. Edoardo Orsi fuori, pallina alta, si ne prenderà quindi con un tiro indiretto per la Toscana. Non abbiamo parlato del quintetto della zona 1 in quanto la partita è iniziata 5 minuti prima. Siamo un po' indietro nella routine. Migliaretti, Orsi, Traina e Colosimo tra i pali. Ho detto Maffi. Colosimo da Agrate, quindi fuori c'è Migliaretti del Novara, fuori Libè, uno dei giocatori che hanno giocato meglio insieme a Orsi nella prima partita di ieri mattina. Ora Tonelli al centro, non riuscita a trovare Bracali, riparte Traina per Orsi. Orsi però raddoppiato, era meglio la squadra toscana. Bracali contro tutti. Intervento di Traina. Serve a destra il Colosimo. Tiro a distanza. Non trova la porta. Riparte ancora l'ennesima azione di Bracali già nei primi 5. Gol! Gol! 5:40. Raddoppio di Bracali, un'altra azione delle sue, un'altra bella sparata per il Follonichese che impatta il gol del 2-1. Altro tiro della zona 1, ben parato da Asta. Attenzione però, contrattacco, Orsi atterrato, non c'è fallo. Poco prima, anzi aveva rubato la pallina il numero 5. Migliaretti, il novarese, tiro di Fabi. Ora Orsi a sportellate con Bracali, manca 15 centimetri. È uscito a impennare la pallina, siamo al 6:23, 2-1, ancora lui, ancora Bracali, in gran forma quest'oggi, il ragazzo di Follonica. Riparte ora la formazione di Morandotti con Patrucchi sulla sinistra, cercava Migliaretti, Patrucchi novarese, anche lui c'era proprio il compagno di squadra di club. Tonelli d'altra parte con Bracali, ci mette il manone il portiere Maffi del Cremona e c'è gol di Bracali.
anzi no, del numero 6 Tonelli, un tiro che è scagliato dal limite dell'area, poi entra in area, ha rubato la pallina al giocatore novarese che non si è comprato bene, non è riuscito a neutralizzare, anzi non è riuscito a costruire, è arrivato come un falco Tonelli a segnare il 3-1, è stato importante nei primi 5 minuti e 57 secondi. Se no torniamo in diretta qui dal Casamora di Castiglione. Questo primo tempo in vantaggio 3-1 la zona 3, la zona 4 Toscana Liguria. Il programma è fitto oggi, anzi fittissimo. Giocherà l'Under 15 e l'Under 17, poi una pausa, prima pausa del giorno della seconda giornata, poi nel pomeriggio della seconda parte. Domani dalle ore 9 saremo in diretta fino alle ore 17, cerimonia di premiazione del torneo Promote, il secondo della storia, in quanto si è giocato per diversi decenni il trofeo delle regioni. Ora l'accoppiamento è a zone, non più a regioni, a livello proprio fattivo di organizzazione a livello nazionale, quindi cambia anche il torneo per selezioni. Fallo di squadra, sono saliti a 3 i falli di squadra, entrambe le formazioni. Siamo a metà del primo tempo, siamo al 7:38. Ancora Bracali, tiro di Bracali, fuori il suo tentativo, però sempre molto attivo il Follonichese figlio d'arte. Fabi contrastato dal numero 9 Libè, il lodigiano, tra i 2 gol ieri. Intanto Tonelli si porta 4 reti anche per Bracali nella classifica marcatori della Under 13. Ben atterrato il numero 9 Gabriele Libè in area, non c'è fallo secondo il direttore di gara, il signor Giombetti di Modena. Bracali ruba la pallina al numero 7 Orsi, autore del gol del 1-1. Qui c'è il fallo sul giovane giocatore del Lodi, classe 2012, 10 anni, uno dei più giovani del torneo. Il tiro di Libè, che però non impensierisce l'estremo difensore Asta, anche lui campione d'Italia con il Follonica Under 13, una meravigliosa stagione dell'Under 13 e Under 17, doppio all'oro per Hockey City Follonica Hockey, qui vicina, circa una ventina di chilometri da Castiglione della Pescaia. In questa formazione annovera 4 giocatori del Follonica, 4 del Sarzana, 3 del Grosseto, 1 della SPV Viareggio, mentre la zona 1 annovera 3 giocatori del Lodi, 3 del Novara, 2 della Grate, 1 del Seregno e 1 del Cremona. 2 formazioni variegate quanto riguarda il club, anche modalità di gioco e anche di lavoro diverso. Insomma, fa piacere vedere rappresentative con tanti giocatori da club diversi, tutto Under 13, che vuol dire che insomma c'è a disposizione parecchio materiale umano per il futuro della disciplina nei prossimi anni.
ruba la pallina Cornacchini, ma la ruba a sua volta Libè. Attenzione perché la zona 1 sta cercando di alzare il ritmo in questi ultimi minuti finali del primo tempo. Ci sta, c'è la traversa di Migliaretti, il novarese, e però commette il fallo su Tonelli e c'è il cartellino blu per il numero 5 Migliaretti. Era un po' contrariato per la traversa, poi è ritornato indietro, ha atterrato Tonelli, cartellino blu e tiro diretto al 10:09 per Gregorio Tonelli, il sarzanese, il bomber rossonero contro Maffi. Gregorio Tonelli dice di no, il portiere di Cremona, classe 2011, mentre Tonelli 2011 ben 79 gol con Sarzana contro le 97 di Bracali. Questa lunga stagione hanno del vero, Bracali praticamente è arrivato a quota 101 gol segnati in stagione, contando tutto, Coppa Italia, campionato, finali e ora trofeo promoto HP. Ora Bracali, ancora Mafia a dire di no, ma che errori della zona 1 in questo primo tempo, troppi errori. Tutto in fase di costruzione, molto abili i giocatori della zona 4, capaci con un buon pattinaggio, una tecnica. Ora 3 contro 1, attenzione Bracali per Cornacchini, anzi per Giabbani a servire Cornacchini. Un triangolo che non va a buon fine. Chiama subito il time out Morandotti, vedendo la preoccupazione della difesa, della propria difesa. Chiama il time out a 3 minuti dalla fine. Questo primo tempo, zona 4, zona tenuta rossa, zona 1 in tenuta bianco-verde. Il dato è di 3-1, sbaglia Cornacchini, il grossetano, uno dei 3 grossetani, insieme a Convertiti e a Turbanti. Passaggio centrale di Bracali per Cornacchini, alla meglio il numero 2 Patrucchi, novarese, ancora lui, rovescio velenoso. Però la formazione zona 1, però insomma vediamo come è messa assolutamente alla Toscana, proprio a ricercare l'errore dell'avversario. In 1-3 era lo schema. In questo caso formazione iperoffensiva per la zona 4. Ora Cornacchini in mezzo a 2, si complica un po' la vita, arriva Libè, sulla sinistra è libero Bellotti, di poco, il numero 8 ha sfiorato il gol. Perché Bellotti, Seregnese, non male come giocatore, a livello anche fisico. Che a me è arrivato il time out al 2-0-1 alla fine, cioè il 12:59. Questo rumore. Dopo l'intervallo vai a prendere un po' di acqua. Sì. Basta una. Ah.
torniamo in diretta qui da Casa Mora, negli ultimi secondi del primo tempo, e anche la telecamera di Claudio Donnini. Ora Bracali, bello l'intervento del numero 2 Patrucchi su Bracali, che stava guardando dove fosse il compagno di squadra. In pista anche Federico Lago Marsini, che ha cambiato numero da ieri, quindi il numero 2 era il numero 7. Quindi in pista ora Tonelli, Bracali, Lago Marsini, in altro sarzanese, e il numero 8 che è Giabbani. Bracali, deviato il suo tiro, tiro di Tonelli. Ora ci prova ultimi secondi, un po' di scontri ora in questi ultimi secondi, perché la Toscana non vuole assolutamente perdere il vantaggio acquisito, cioè il doppio vantaggio, e la zona 1 aveva alzato la testa dopo il doppio svantaggio. Finisce qui il primo tempo, 3-1 il risultato. Una bella conduzione per la formazione di Bracali e Guidi. I gol sono stati segnati all'1-13 da Tonelli, poi il pareggio di Orsi, il 2-1 di Bracali e poi ancora Tonelli. 2 gol in pochissimi minuti che hanno deciso per ora questa partita 3-1. Vedremo se nel secondo tempo la formazione di Morandotti riuscirà a ritornare in partita e riaprire quindi la gara. A più tardi, sempre diretta da Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.
Torniamo in diretta qui dalla Casamora per il secondo tempo. Zona 4 contro zona 1, in vantaggio la zona 3 con 2 gol di Tonelli, uno di Bracali. Ora bello slalom di Tonelli, che azione per il Sarzanese, anzi 2 gol di Bracali, uno di Tonelli. In pista Giabbani, Bracali e 2 sarzanesi, Fabi e Tonelli. Dall'altra parte Migliaretti. Attenzione però alla zona 4. E il gol! Gol! E ancora lui, Bomber Tonelli, 0,36, 4-1. Citavo i giocatori della zona 1 in pista: Traina, Bellotti, il numero 5 che è Migliaretti, e poi il 3 che è Della Torre. La novità è il Brianzolo della Grate, Della Torre. Migliaretti, il tiro dalla distanza di Traina, intercettato dalla difesa della zona 4. Fabi in mezzo a 3. Luigi Fabi non riesce a superare la retroguardia lombardo-piemontese. Bellotti, Migliaretti, Bellotti Seregnese, Brianzolo, 48 gol in stagione in under 17. Allora, la zona 1 che cerca di ridurre il gap. I portieri, quindi è stato staffetta per la zona 4, ci dovrebbe essere Crocca, ora tra i pali, mentre se non erro Maffè rimane lui il portiere scelto da Morandotti, il tecnico di zona 1. Traina per Migliaretti, tiro del Novarese, tiro fuori misura, un po' di sconforto ora per la zona 1 che si giocava la leadership del gironcino con la zona 4, ma ricordiamo che l'Under 13 gioca andata e ritorno con 3 formazioni. Si ripresenteranno zona 4 e zona 1 domani pomeriggio alle 15:45 per la gara tra virgolette di ritorno, mentre questa sera per l'Under 13 zona 1 contro zona 3. Tre minuti, 4-1 per la zona 4, 2 gol di Tonelli, 2 gol di Bracali. L'arbitro cerca di uscire da questa fase di confusione in balaustra. Ci ha provato ancora la zona 4 che ad ora sta dominando il piastrellato del Casamora di Castiglione, Blue Factor KC Castiglione, che ci ospita quest'oggi da ieri mattina fino a domani pomeriggio per questo trofeo del Promote fallo di squadra numero 4 per la zona 1, 4 anche per la zona 4. Ancora la formazione di Bracali e Guidi. Ma c'è anche Paghi in panchina, anche se Referto non è segnato come allenatore. 4-0-8. Ora la zona 1, balaustra, Migliaretti servito dal compagno di squadra Bellotti.
Migliaretti per il numero 3 della Torre, serve esternamente Migliaretti, tira il tiro, il numero 5 Novarese, fuori misura, dato tra le palle c'è ancora asta, non c'è crocca, non c'è stato l'avvicendamento come ieri. Fallo in attacco ancora per la zona 1 e il quinto. Tonelli servito dal Lago Marsini, i due sarzanesi, sono 3 sarzanesi ora in pista, è uscito Bracali, Giabbani, Tonelli, Fabi e Lago Marsini. Come ricordavamo, 4 giocatori del Follonica, 4 del Sarzana, 3 del Grosseto, 1 dell'SPV Viareggio. Torniamo l'Under 13 campionato italiano, primo posto per il Follonica, secondo per Olle Bassano, terzo per Sarzana, sesto per il Novara per la zona 1. Intanto vediamo un contrattacco, Migliaretti e c'è il gol, gol di Migliaretti sull'assist di Bellotti, contrattacco 2 contro 1 al 5-17, 4-2 risultato. E il time out richiesto dalla panca di Bracali. È uscito Diego Bracali e ha subito un gol. La diga maremmana, che ora vediamo proprio lì al centro dello schermo, sta parlando con coach Paghi, per spiegare i movimenti che deve fare in attacco. Si vede chiaramente da questa immagine. Formazione che ha provato la zona 4 ancora a rientrare in partita, a dare ancora più spinta alla sua fase d'attacco, in quanto è ritornata sotto la zona 1 con grande caparbietà dopo un inizio di ripresa non troppo positivo. Ancora Bellotti e manca la gancia Orsi, bomber Orsi che scivola, commette fallo. Lago Marsini batte veloce, zona 1, ma deve ripetere la squadra biancoverde. Ora Orsi, serve il numero 6 Colosimo, è entrato anche lui in questo secondo tempo. Migliaretti, è uscito Bellotti, uno dei migliori della formazione della zona 1. Orsi, è entrato anche Bracali per la zona 4 dopo il secondo gol della zona 1. Lago Marsini, contrattacco ora del Sarzanese per Gregorio Tonelli, anzi no, era Cornacchini. Due si assomigliano molto, Cornacchini e Tonelli. E il fallo in difesa di Bracali, se non erro, sesto fallo contro 5 della zona 1. Siamo a metà del secondo tempo, è entrato 4-2.
Ancora Tonelli, si libera Orsi, ancora Tonelli, palo esterno per il Sarzanese. Ancora lui per Cornacchini, poi Bracali, non va ancora Tonelli. Bracali, esce la sfera, la ferma Cornacchini. C'è un po' di sfoco della telecamera, purtroppo c'è proprio il riverbero della luce che viene da fuori. Cade Orsi e perde anche il casco. Bracali, tiro di Bracali, devia con il pattino, traina, chiedeva probabilmente il rigore la squadra di Bracali. Ora Bracali para Maffi, Federico Maffi. Colpo di bastone di Bracali sul numero 6 Francesco Colosimo della Grate, 26 gol, classe 2012. Orsi va a farsi lasciare il casco dalla panca, tecnico Morandotti. Libè, il Lodigiano non riesce a sorpassare Lago Marsini, ora a sostegno anche Tonelli, entra in area l'altro ligure. Ancora Orsi poi con la pallina velocissimo, numero 7, attenzione, contrattacco zona 1 per il numero 6 che non riesce a incidere, non riesce a girare il bastone, vicinissimo al gol Colosimo sul passaggio del velocissimo Orsi. E ancora Orsi decisivo sul passaggio di Bracali per Lago Marsini. A sua volta Lago Marsini per Bracali, non riesce a impattare il Folonichese. Ultimi 5 minuti, 4-2 risultato. Ferma ancora Maffi, scusate, la sfera. Due grandi interventi di Orsi. Edoardo Orsi, Lodigiano, classe 2012. Prima un contropiede e poi il recupero sull'assi di Bracali. Ancora lui il maremmano. Grande parata di Maffi. Che parata. È dato Orsi. È tappato il contrattacco. Per fortuna c'è Tonelli. C'è l'ottavo fallo per la zona 4 che soffre in difesa le ripartenze di Orsi soprattutto, ma non solo lui. Libè, il capitano però non riesce a fermare il passaggio. Colosimo, Bracali contro Colosimo, ancora il giocatore di Follonica, diagonale, chiedeva troppo, recupera la pallina la zona 4 che a livello di possesso sicuramente ha dominato il match. Lago Marsini per Tonelli, poi Giabbani in mezzo a due, ancora a Bracali, Maffi ne para 3, portiere Lodigiano tiene a galla la zona 1. Ancora lui Bracali, sotto l'incrocio è arrivato fino a lì, ancora palo, incredibile amici. Che grandi conclusioni di Bracali. Dall'altra parte c'è Orsi, palo. Che partita, arriva ancora lui Orsi. È entrata la pallina, ma ingaggio a 2 per l'arbitro. È entrata la pallina, ma l'arbitro ha chiesto l'ingaggio a 2. Time out richiesto dalla panca della zona 1. Partita incredibile amici. Questa mattina abbiamo visto 3 parate clamorose di Maffi, d'altra parte ci ha messo del suo Asta.
con altri 3 parati, in mezzo 2 rigori e su 2 pali. Che partita in questo frangente. 11:34. Ovviamente tutto per tutto per la zona 1, che ha sfiato più volte il gol del 4-3, mentre doveva stare attenta la zona 4, anch'essa proiettata all'attacco, anch'essa ha sbagliato diverse occasioni per portarsi sul 5-2. Ricordiamo che più tardi, alle ore 11:15, la seconda partita zona 4 contro zona 1, in questo caso si gioca l'Under 15 che vede sempre zona 4 e zona 1 a 3 punti, quindi questo sì che può essere una partita importante per la classifica. L'Under 15, la zona 1 ha vinto 5-3 sulla zona 3, mentre la zona 4 ha vinto 5-0 con la zona 5. Sistema il casco di Asta. Sono 3 minuti. Tonelli vince l'ingaggio a 2 su Libè. Bracali, altro palo, secondo palo in 30 secondi per il Follonichese. Orsi lotta contro Fabbia, la meglio ancora la zona 4, riparte il contropiede Tonelli per Bracali, ma Maffi, che parata del piccolo Maffi, classe 2011 al contrattacco numero 2, Bracali a terra, Maffi, che parata ancora, ma che errore per Bracali in questa occasione. Il portiere era praticamente seduto sulla linea, ha fatto quello che voleva. Fallo numero 9 per la zona 4. Io la sto rivedendo il replay, avevo 2 grandi parate, soprattutto la prima Maffi, poi un'altra brutta costruzione della zona 1 e poi la ripartenza ancora di Tonelli. Bracali non riusciva a segnare questo benedetto quinto gol. 2 minuti e mezzo, 4 zona 4, 2 zona 1. Questo è il risultato alla Casamora di Castiglioni. Tonelli, guardate il Tonelli in mezzo a 2, scivola, non c'è fallo con la palla, 3 contro 1, zona 1, 3 contro 1, c'è Libè, non riesce a servire, Orsi libero in centropista, era veramente un'occasione ghiottissima. Insomma, ci sta divertendo questa partita, però. Fallo del numero 5 Migliaretti, è il sesto su Tonelli. Che grande occasione proprio la zona 1, 3 contro 1. Bracali però, insomma, lungo e leve, è riuscito a neutralizzare. Ancora ci prova, vicinissimo la zona 4 con Bellotti. Bracali, ultimi 2 minuti. Bracali per il numero 6 Francesco Colosi, scusate, il numero 6 è Gregorio Tonelli, appunto. Parte da dietro l'attaccante sarzanese, ancora lui disturbato dalla zona 1, recupera la pallina Libè, il capitano. Vicinissimo ancora Bellotti, mi sembra Orsi, intanto ancora Orsi commette fallo. Settimo a 1 minuto e 20 dalla fine, Giabbani per Bracali, si affida al quartetto base, la squadra di Bracali. Ancora Diego ci prova, ancora Maffi decisivo. Il tempo fermo, come avete visto dalla nostra grafica, e quindi saranno recuperati alcuni secondi. Fabi per Bracali, Tonelli non ci arriva però Migliaretti, ancora Migliaretti, ultimo minuto. Vicino ancora Orsi,
Asta decisivo, il gol, ma non c'è gol, aveva fischiato prima Giombetti, anzi c'è fallo di squadra in attacco. Mi sembra quel gol non gol di qualche minuto fa. (9-8) contro dei falli. Orsi, stecca su Orsi, sul volto di Orsi per sbaglio, aveva alzato la pallina il Lodigiano, però anche il Folonichese. Ma forse sfiora il naso. Io se raccoglie gli applausi del buon pubblico del Casamora. Sembrava un fallo fortuito ben più grave, ma Orsi è ancora lì a lottare. Bracali contro Bellotti, ultimi 28 secondi. Ancora Tonelli ha la possibilità di segnare, un palo sulla parata di Maffi, stregata la porta la zona 1. Attenzione, Migliaretti, Orsi, ancora lui, bravo Asta, bravissimo Asta, arriva ancora il numero 5, tiro, para Asta, decisivo Migliaretti, ma Asta assolutamente uno dei migliori della partita insieme a Maffi, 2 portieri MVP a mio modo di vedere. Poi ci sono i soliti Bracali e Tonelli, però assolutamente 2 portieri che hanno detto la loro. 4-2 il risultato finale, finisce la prima partita, siamo già sgolati nella prima gara. 3 gol di Tonelli, 1 per Bracali per la zona 4, per la zona 1 segno Migliaretti e Orsi. Bella partita vinta dalla zona 4 che si porta quindi a 6 punti contro 3 della zona 1, 0 per la zona 3. Finisce qui la partita. Stefano Zamprini saluta, vi dà appuntamento tra pochi minuti per la prossima partita, esattamente alle 11:15. Siamo un po' in anticipo, comunque under 15 zona 4 contro zona 1. Noi ci sentiamo sempre qui dalla Casamora di Castiglione della Pescaia. Un ringraziamento a Claudio Donnini e Stefano Zamparini, vi dà appuntamento alla prossima partita, sempre qui in diretta su YouTube Fisrock e Pista.
Signore e signori, la più cordiale buona mattina, ben ritornati al torneo Promote HP in corso a Castiglione della Pescara e Casamora. Tra pochi secondi Under 15, zona 4 contro zona 1. Zona 4 che schiera il numero 12 Bianca Bertolucci, il numero 4 Domenico Cupido, numero 6 Matteo Remedi, numero 9 Carlo Vanello, numero 8 Samuele Barsaglini, numero 1 Samal Sharef, numero 7 Lorenzo Giovannelli, numero 3 Giampiero Andreani, numero 2 Francesco Cornacchini e il numero 5 Federico Frosina. L'allenatore è Mirko Bertolucci, assistito in secondo da Andrea Perroni. Per quanto riguarda la formazione della zona 1, numero 1 Matteo D'Avanzo, numero 2 Tommaso San Giovanni, numero 3 Leonardo Colombo, numero 4 Alessandro D'Andrea, numero 5 Leonardo Filigura, numero 6 Sandro Più, numero 7 Andrea Borella, numero 8 Ivar Ranza, numero 9 Luca Vaghi e numero 10 è Diego Dinardo. Numero 14 è Matteo D'Avanzo, il portiere che ha giocato anche nella partita di ieri, in cui la formazione della zona 1 aveva vinto per 5-3 sulla zona 3, mentre la zona 4 aveva vinto 25-0 contro la zona 5. Scusate, non 25-0, scusate, 5-0 sulla zona 5 in Under 15 e Under 17. In pista per la zona 4, ovviamente in tenuta rossa come nelle precedenti volte, con Bianca Bertolucci tra i pali, Carlo Vanello, Andreani, autore dei gol ieri nella partita inaugurale, Giovannelli e Cornacchini. Due gol per Andreani, uno per Giovannelli, uno per Remedi, uno per Cupido, mentre nella zona 1 assegno 2 volte Vaghi e una volta Ranza. Alla telecamera il fido Claudio Donnini, mentre al microfono Stefano Zamperin. Per l'Under 15 si giocherà poi questo pomeriggio alle ore 17 zona 5 contro zona 3, in questo torneo tutti contro tutti, in cui vede la zona 1 e la zona 4 in testa con 3 punti. È iniziato l'ordine del direttore di gara Gianni Andrisani di Matera, è cominciata la partita tra zona 4 e zona 1, ovviamente zona 4 favorita, ma vedremo se la zona 1 riuscirà a impensierire questa zona 4 e vuole fare man bassa in questo torneo Promote HP. Sempre la zona 4 dopo il possesso iniziale. Cornacchini, poi Andreani, fuori per Giovannelli, ma intercetta Borella, autore di due gol ieri, insieme ai 2 gol di Vaghi. Il capitano Seregnese per approcciare la zona 4 con il capitano Andreani di Sarzana, poi Vanello, Cornacchini, la gestisce esternamente la zona 4. Ancora la zona 4 con Cornacchini, ma arriva Vaghi a far ripartire per la prima azione della zona 1. Sempre 15 minuti il tempo di gioco, come in Under 13.
ancora lui, il numero 7, il metronomo della zona 4, Lorenzo Giovannelli da Forte dei Marmi. Vaghi per San Giovanni, Lodigiano alla meglio, ancora la zona 4 in superiorità, ancora il numero 2 Cornacchini, il Folloni Chiese, ingaggio a 2, Vaghi recupera la pallina, lotta contro Andreani, i due capitani. Andreani classe 2009 del Sarzana. Poi Borella, disturbato però non falosamente da Vanello. Vanello contrattacco, Vanello non passa d'avanzo, è ancora d'avanzo decisivo sul colpo centrale di Andreani. E c'è il gol del numero 7 Lorenzo Giovannelli, che ha trovato sguarnito il primo palo. Quasi un gollonzo per Giovannelli, 1-0 il risultato. Non si aspettava questo tiro, portiere d'avanzo di Novara, 14 anni, classe 2009. L'autore del gol, ma recupera la pallina in un momento Sandro Più, numero 6. Ancora sul primo palo Cornacchini, questa volta d'avanzo non si fa sorprendere, ci prova la zona 1 a alzare un po' il baricentro con San Giovanni, serve Borella, due Lodigiani. Ora riparte ancora la zona 4 con il tiro di Vanello, parato, attenzione Vaghi per Borella, Bianchi Bertolucci, ci arriva la giovane giocatrice della Pumas, riesce a deviare il tiro dell'avversario qui d'avanzo, anche lui ferma la pallina, time out al 4:44. La zona 4 composta da 3 giocatori della Pumas, 3 del Forte dei Marmi, 2 del Follonica, 2 del Sarzano, 1 del Castiglione, mentre la zona 1 4 del Seregno, 2 della Novara, 2 della Grate, 1 del Lodi e 1 del Monza. Intanto 1-0, decide per ora il gol sul primo palo di Giovannelli, che ieri aveva segnato un gol, 2 gol Andreani, un gol Remedi e Cupido, nella vittoria per 5-0 sulla zona 3. Ferma a 0 punti, ricordiamo 3 punti, zona 1 e zona 4, ancora 0, zona 5 e zona 3. Ora finisce il time out richiesto dalla panchina della zona 1, seguita da Alessandro Gioffrè. Siamo in diretta da Castiglione della Pescaia. Ricordiamo alle 12:30 la terza gara della giornata, Under 17, zona 4 contro zona 1, anche loro sono appaiati a 3 punti in testa alla classifica parziale. Cornacchini, ora Andreani, che ha giocato quasi tutta la partita di ieri, poi Giovannelli, fuori per Cornacchini, veloce manovra Vanello, poi ancora Giovannelli, impatta su Ranza, riparte Vaghi, cambio è uscito più ed entra Ranza Novarese, 31 gol, classe 2009,
Alessandro Più era del Seregno, è del Seregno, classe del 2009. Allora la zona 1 che manovra con Borella, stanno per scadere i 5 secondi in fase difensiva, riesce a uscire, serve in avanti San Giovanni, però già il raddoppio della zona 4, è riuscito a venire fuori da questa morsa difensiva della Tosco Liguria. Non va il tentativo centrale di Ranza, riparte Andreani, c'era Giovannelli già appostato a colpire. Però la zona 4, Ranza non riesce a dar più la sfera del veloce Vanello. Tiro di Andreani fuori. Riparte una zona 1, però butto controllo, butto passaggio di San Giovanni. Time out richiesto da Mirko Bertolucci, la panca della zona 4 insieme a Perroni. Intanto è fermo sull'1-0, decide il gol per ora del numero 7 Lorenzo Giovannelli. Entriamo in diretta con formazione della zona 4, cerca l'ennesima percussione, cade a terra Andreani, non c'è fallo, Vaghi per San Giovanni, ancora butta la costruzione della zona 1, proprio non riesce a incidere in questo inizio di gara, siamo ormai a metà del primo tempo. San Giovanni, Borella, un po' di confusione, un bastone a terra, era di Andreani. Per la zona 4 con Andreani per Giovannelli, ritmi piuttosto blandi in questa partita. Cornacchini per Giovannelli, d'avanzo però neutralizza ancora Giovannelli dietro porta, a rimorchio arriva Vaghi, decide quel gol di Giovannelli per ora, ma fase piuttosto confusa del match, un po' più fluida la manovra della zona 4, meno di quella della zona 1, non riesce proprio a imbastire un'azione. Ingaggia 2, lo vince lungo Giovannelli, il forte Marmino. Ancora lui, in mezzo a 3, serve al centro Andreani, in fase confusa, non riesce a spazzare la zona 1, e anche non riesce a ripartire Ranza. Giovannelli ancora lui, il metronomo della Under 15 della zona 4.
c'era l'assist filtrante di Vannello che cercava anche la deviazione sull'asse di Giovannelli. Riparte Ranza, contrattacco zona 1, Ranza si gira, non riesce a controllare, disturbato dall'onnipresente Andreani, commette fallo però il numero 3 di Sarzana, il primo fallo di squadra dopo 9 minuti del primo tempo. Borella per San Giovanni, cercare la percussione di Ranza, niente da fare, però c'è, attenzione, Borella recupera la pallina su Andreani, Borella un rovescio che non riesce a superare l'onnipresente Andreani. Giovannelli alza il baricentro della zona 4, Giovannelli diagonale, para d'avanzo, si lotta sulla balaustra tra San Giovanni che ha la meglio, l'Odigiano, serve Ranza, tiro di Ranza diagonale, parata di Bianca Bertolucci, il novarese non riesce a superare la giocatrice Viareggina, una delle due ragazze presenti in questa kermesse. Seconda è Greta Miranda nella zona 5. Ecco ancora Giovannelli, accompagnata che impatta su Borella, ancora lui, il numero 7, lotta tra il numero 7, alla meglio il Lodigiano. Riparte Vaghi, Luca Vaghi, il capitano seregnese, tentativo che è alto, troppo alto per impensierire la Bianca Bertolucci. È il fallo numero 2 per la zona 4. Mancano 4 minuti. Quattro minuti e 17 alla fine del primo tempo. Decide Giovannelli. La Toscana Liguria ha vinto 4-2 sul Piemonte, Lombardia-Piemonte, nella prima partita dell'Under 13, partita molto intensa soprattutto nel secondo tempo, dove la zona 1 ha rischiato di rientrare in partita, ma insomma la tripletta di Tornelli è stata decisiva per portare a casa i 3 punti e la leadership della zona 4 sull'Under 13. È entrato Domenico Cupido, autore di un gol ieri, classe 2010. Unico cambio. Pallina che si impenna. Bertolucci chiama Cupido. Ovviamente sta parlando di penetrazione nell'area. Cercare l'assist del compagno di squadra, il giocatore della Pumas. 3-12 alla fine. Siamo in diretta da Casamora, come detto ritmi blandi in questa gara in cui la zona 4 è subito pervenuta in vantaggio. La zona 1 ha cercato di impensierire l'ottima manovra, ci ha provato ancora Giovannelli, alzata e schiacciata, un giocatore che sicuramente troveremo nelle prossime categorie anche ad alti livelli, il migliore fin qui visto in questa categoria, insieme probabilmente a Andreani, fa una grande coppia nell'alta Toscana e Liguria. Altro time out chiesto dalla panchina di Mirko Bertolucci. Siamo al 12:05 del primo tempo, sempre 1-0 per la zona 4.
Terminato il secondo time out di Mirko Bertolucci. Non c'è nessun cambio in zona 4, però c'è un cambio in zona 1. È entrato Alessandro D'Andrea, classe 2010 del Novara, del Monza, 30 gol, che ieri non mi ricordo di averlo visto. Attenzione però il gol! Gol! Samuele Barsaglini, è lui l'appena entrato dopo il time out, come non detto, nuovo entrato e nuovo gol al 12:22. Samuele Barsaglini segna il secondo gol, anche lui del Forte dei Marmi, classe 2010. Forte dei Marmi che si è classificato terzo in categoria Under 15 nelle finali dietro alla coppia vicentina Rolle Bassano e Sandrigo, quarto della Pumas, mentre per la zona 1 ottavo posto per il Seregno, decimo per la Grate. Quindi 2-0 della formazione di casa. Percussione di Ranza, ancora Ranza, c'è il bastone di Bianca Bertolucci, ha avuto 3 parate in questo primo tempo, non così occupata come il suo collega dall'altra parte, che ha dovuto fare gli straordinari in questo primo tempo. Vaghi, capitano, imposta il ritmo, Borella, Lodigiano si vola sulla sinistra, Vaghi è al centro, il seregnese, ma recupera la pallina il numero 4 Cornacchini, commette fallo, però il numero 4, scusate, Cupido, è a terra il giocatore, se non erro no, non è numero 4, come Borella è a terra, entra il medico dell'organizzazione, è atterrato Borella. Siamo al 13:40, 2-0 il risultato per la zona 4. Giovanelli e Barsaglini, i gol. Vediamo in fondo sulla vostra telecamera in alto a destra Mirko Bertolucci che parla con Lorenzo Giovanelli per il movimento suo e anche l'impostazione del bastone insieme a Perroni. C'è un tiro per la squadra della zona 1, esce Borella, claudicante alla parte destra del corpo, colpo in balaustra. In pista Sandro Più, Ranza, Vaghi e D'Andrea. Vaghi da solo, tiro, para Bertolucci. 66 secondi dalla fine, tentativo del capitano seregnese, classe 2009, 14 anni, 64 gol nel campionato zona 1. Pallina che schizza via dall'ingaggio a 2, quasi non beffa Bertolucci. Barsaglini, parata sul primo palo di D'Avanzo. Vaghi sulla destra, cerca di uscire dalla morsa dei toscani, si lotta sulla pallina, commette il fallo il numero 6 che è Matteo Remedi, appena entrato, quindi in panchina, in pista Cupido, Remedi, Giovanelli e Barsaglini per la zona 4. Ultimi 43 secondi. La formazione Morandotti
con la Ranza, bel tiro in velocità, ma altrettanto brava la Bianca Bertolucci a neutralizzare questa conclusione ravvicinata dell'Odigiano. Ultimi spiccioli di primo tempo, Barsaglini d'avanzo devia sulla balaustra, sta pallina forte, precisa. Vaghi, ultimo possesso, la zona 1 col giocatore del Seregno. Oh, e c'è la deviazione volante di D'Andrea, anzi di più, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Finisce 2-0 col gol al 3-16 Giovannelli e il gol al 12-29 di Barsaglini decidono per ora il match di 2-0 il risultato. Noi ci prendiamo la pausa di 6 minuti, poi ritorniamo in diretta qui dalla Casa Mola di Castiglione, sempre in diretta per il canale YouTube Fisrock e Pista.
torniamo in diretta per il secondo tempo dell'Under 15, zona 4 contro zona 1. Giovannelli, Barsaglini, Vanello e Andreani, giocatori in pista per la zona 4, dai pali sempre Bianca Bertolucci, mentre la squadra zona 1 con Filigura, Ranza, Vaghi e San Giovanni, tre pali sempre d'avanzo, quindi entra anche Filigura nella Grate, classe 2010, girata di Andreani. Siamo in diretta dal Casamora, tentativo di Barsaglini, uno dei marcatori che decidono il match. Nel secondo tempo i due gol, nel primo tempo i gol decisivi per ora della zona 4, che andrebbe così a 4 punti, a 6 punti contro 3 della zona 1. Riesce a uscire San Giovanni. Ora imposta Vanello per Giovannelli, ancora il forte Marmino, scambia con Sarzanese, Andreani, bello scambio veloce, riesce a concludere comunque Giovannelli e trova anche la parata di Davanzo. Barsaglini, dato forte Marmino, con due Sarzana, due forte Marmini in pista. Ora ci prova Ranza, fallisce il passaggio a Vaghi. C'è il fallo di squadra, sono già 7 i falli della zona 4, uno della zona 3, la zona 4 bianco-verde quest'oggi. Giovannelli disturbato da San Giovanni, ancora meglio il forte Marmino, insomma il metronomo, come detto, della squadra di Bertolucci e Perroni, mentre Gioffè si affida a Vaghi soprattutto. Non abbiamo più visto Borella in pista dopo l'infortunio di qualche minuto fa nel primo tempo. Giovannelli cerca di superare San Giovanni, spedisce in centro la pallina per Barsaglini, nulla da fare, però è sempre la zona 4 col possesso, nonostante l'interdizione, un po' il baricentro un po' più alto della zona 1 dopo la fase un po' passiva, soprattutto all'inizio del primo tempo quando ha subito l'1-0, poi è riuscita un po' a scuotersi rientrando in partita, ma sono ancora pochi tiri scagliati su Bianca Bertolucci. 3 minuti, 2-0 il risultato, altra fase di costruzione andata a perdersi in avanti per la zona 1, manca la precisione per la squadra di Alessandro Gioffre. Incursione di Andreani, abbiamo già visto parecchie volte, tra lui e Giovannelli. Ranza però in contrattacco ha un brutto controllo della pallina, può ripartire l'ennesima azione della zona 4 con Giovannelli, non si arrabbia, ma il suo passaggio non era proprio perfetto. Vanello ora cerca di impensierire la porta avversaria insieme al numero 3 Andreani, nulla da fare. Giovannelli, ancora lui, tiro, gol, 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 gol. E ancora lui, Giovannelli a 4,32, un missile sotto il 7 imprendibile per D'Avanzo. 3-0.
rigore, la panca Tosco Ligure sul fallo su Andreani, Vaghi contro Andreani, alla meglio ancora il capitano Sarzanese in due per togliere la pallina a Andreani. Ecco ancora il tiro a due della formazione Tosco Ligure. Giovannelli, ancora tiro a distanza, un diagonale simile al palo. Sbaglia però ancora la difesa zona 1 in affanno ora sulle continue percussioni e tiri della zona 4. È in superiorità zona 4, ma fallisce il tiro Andreani, forse anche con una pallina che salta un po' troppo sul piastrellato del Casamora. Ecco che ancora la formazione zona 4 che fallisce un'altra occasione. Sono già un paio che sbagliano tu per tu con D'Avanzo in un dominio sempre più importante del match. Giovannelli ha un conto aperto con D'Avanzo la meglio in questa occasione. Quasi le ore 12 comincia a alzarsi la temperatura qui alla Casamora. Il tiro di Barsaglini para D'Avanzo, come detto, si alza la temperatura perché c'è poco vento rispetto a ieri. C'era decisamente più vento che ha abbassato la temperatura, oggi invece il vento non c'è più, quindi la temperatura si alza velocemente qui nella struttura linea del Casamora. In pista sempre Giovannelli, sempre Vanello, poi è entrato Barsaglini e anche Remedi, Matteo Remedi della Pumas classe 2010. Quasi lui a quasi arrivare al gol sull'assist perfetto di Vanello in percussione del Sarzanese Barsaglini. Samuele Barsaglini, Forte dei Marmi, classe 2010. E era nato a segno sulla vittoria dei 5-3 sulla zona 3, una volta Cupido, una volta Remedi, una volta Giovannelli, 2 volte Andreani. Quest'oggi invece due gol per Giovannelli, un gol per Barsaglini, 1-0, ancora la formazione di Gioffre. È entrato anche Cupido ora nella partita al posto di Andreani. Ora lui prende la pallina, poi serve a Barsaglini. Ecco la formazione a zona 4 col numero 7 Giovannelli, solito tiro che sfiora lo specchio della porta. Siamo mai a metà del secondo tempo, 3-0 zona 4. Vaghi, poi il tocco ravvicinato di San Giovanni. È entrato in pista anche il numero 3 Leonardo Colombo, un debutto per lui di Seregno, ma gioca anche a Monza, classe 2011. Gioca col Seregno in Under 13, però gioca con Under 15 a Monza. Intanto c'è il richiamo per Bertolucci da parte dell'arbitro Andrisani. Non c'è richiamo, c'è solo
Chiacchiericcio tra i due. Ora la formazione, Morandotti cerca di impensierire Bertolucci, ma al secondo tempo questo è uno dei primi tiri dopo 8 minuti. Velocissimo Barsaglini per Giovannelli, controllo tra i due forte Malmini, non ottimale. Poi partire la zona 1, 8 fuori di squadra per la zona 4, 2 per la zona 1. Cupido per Giovannelli. Giovannelli per Barsaglini, poi Cupido. Cupido percussione sulla destra ma interrotta dal bastone di Ranza. Va Colombo, riprende la pallina a Remedi che cercava Cupido. Vaghi cerca di alzare il ritmo ma manca di precisione la squadra della zona 1 assolutamente. Anche in questa occasione accade proprio questo. Pallina deviata dal patio della zona 1 e c'è il time out richiesto proprio dalla Lombardia Toscana e c'è un cambio tra i pali, esce d'avanzo, entra Di Nardo, Diego Di Nardo, classe 2010 del Seregno. Torniamo in diretta per gli ultimi 5 minuti di questa partita in cui vede in vantaggio la zona 4 per 3-0. Ancora la squadra di Mirko Bertolucci e Perroni, Andrea Perroni. Cornacchini è entrato dopo il time out, Giovannelli però sempre in pista, impatta su Vaghi, ora spostato in avanti, numero 9, tiro di Vaghi, para Bianca Bertolucci, sempre molto attenta la piccola portiere del Pumas Viareggio. Remedi per Giovannelli, poi Cornacchini, Francesco Cornacchini del Follonica. Sono due giocatori del Follonica, 3 della Pumas, 3 del Forte, 2 del Sarzano, 1 del Castiglione. Cupido per Giovannelli, Giovannelli fuori per Cornacchini, Cupido, Giovannelli passano per scadere i 45 secondi, tiro di Giovannelli, impatta su Vaghi che però non riesce a ripartire in contrattacco.
4 minuti alla fine, Cornacchini per Giovannelli, poi i due scambiano la pallina. Siamo in diretta a Castiglione, ora ci prova ancora Giovannelli, non in presenza Giovannelli, è entrato anche il numero 5 nella partita, Federico Frosina, non mi ricordo di averlo visto ieri, pallina che rimane lì e il gol arriva per il numero 2, infatti Cornacchini, il gol al 11:37, cambio di portiere anche per la zona 4, esce Bianca Bertolucci ancora in battuta ed entra il secondo portiere Samal Sharef di Castiglione. Ma con 3 minuti e 23, 4-0 il risultato di questa partita, quindi due gol di Giovannelli, uno di Barsaglini, uno di Cornacchini, poi 3 gol dei Forte Marmini, il gol del maremmano Cornacchini. Ultimo time out speso dalla panca della zona 1 di Alessandro Gioffrè. Questi ultimi stancoli di partita, una zona 1 che solo a tratti è riuscita a impensierire la zona 4, comunque con Giovannelli ha sicuramente un valido elemento di gestione della sfera, ma non solo, anche a livello di conclusioni. 8 falli di squadra per la zona 4, 2 per la zona 1. Ultimi 3 minuti, vediamo se riuscirà a togliere via lo 0 dal tabellone la zona 1. Ranza per più, però la meglio Frosina, Forte Marmino, classe 2010, 22 gol in stagione, 13 anni. Anche lui uno dei più giovani insieme a Cupido del torneo, insieme anche ad Andrea, il secondo portiere che è appena entrato nel 2011, Colombo, 11 anni, gioca in Under 13. Esce Giovannelli, una notizia, è assolutamente una notizia, ed entra Andreani, staffetta tra i due baluardi difensivi della zona 4. La zona 4 ritornerà in pista domani per l'ultima gara contro la zona 3 alle ore 10:15. Vediamo alle 12, ancora zona 4 contro zona 1 alle 12:30, tra una ventina di minuti. Siamo perfettamente in orario quest'oggi, siamo anche in anticipo rispetto ai 5 minuti di ritardo di ieri. Cornacchini fuori per Andreani, che ovviamente si veste difensore insieme a Frosina. Cornacchini, para Di Nardo con l'istinto del numero 1 Brianzolo di Seregno, tiro di Cupido, un diagonale in rovescio. Ultimi 90 secondi con l'intervento ancora di Cupido, e ben si è comportato nel suo limitato utilizzo. Frosina per Cupido, deviazione volante, ma riesce comunque a recuperare la pallina. Cupido serve il veloce Andreani, il sarzanese al centro, approccia il bastone, anche zona 1, però c'è anche il gol quasi in autogol secondo me,
di Di Nardo, si porta probabilmente la pallina in porta, poi la fermata con lo stesso bastone. 5-0 al 14 minuto, il gol numero 5 della zona 4. 9 falli, poi è stato segnato da Andreani, quindi anche lui entra a referto ed arriva a 3 gol marcati insieme a Giovannelli nel conto dei gol. Ultimi secondi di questa partita, ben condotta la zona 4. Recupera la pallina la zona 1 e si presenta davanti dopo tanti minuti di dominio toscano. Ci aveva provato D'Andrea del Monza, classe 2010. Prova ancora la zona 4, doppia conclusione di Cornacchini e di Cupido. Bravo Di Nardo a neutralizzare ancora Cornacchini. La pallina che riesce a fermare sulla linea il portiere Di Nardo. Finisce qui, finisce 5-0 la partita numero 2 della giornata, quindi 6 punti per la zona 4, 5-0 il risultato e 6 punti per la formazione della zona 4 under 15 che svetta in classifica. Zona 1 rimane a 3, zona 3 e zona 5 rimangono a 0. Applausi dalla tribuna, questa bella partita, tutto il secondo tempo, il primo tempo molto bloccato. Finisce così con il 5-0, i 2 gol di Giovannelli, un gol di Barsaglini e un gol di Cornacchini e Andreani per il 5-0 finale. 12:30 ci sarà la categoria under 17, ancora zona 4 contro zona 1, quindi 20 minuti li lasciamo al video del comune del Castiglio, di Castiglione della Pescaia, per scoprire le bellezze di questa meravigliosa terra della Marema centrale. Un saluto da Stefano Zappari, da Claudio Donnini, ci sentiamo tra poco, sempre in diretta qui da Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto per il torneo Promote HP.
Signore e signori, ritorniamo in diretta qui dal Casamora di Castiglione della Pescaia per questa ultima partita di questa mattinata. Zona 4 contro zona 1, under 17. La zona 4 sono entrambe imbattute in questo torneo. La zona 4 schiera il numero 12 Ernesto Maggi, numero 6 capitano Mattia Polverini, numero 9 Francesco Margheriti, numero 2 Edoardo Fabbri, numero 8 Adriano Maggi, numero 4 Elia Cardella, numero 7 Alessio Lavaggetti, numero 1 Filippo Poletti, numero 3 Francesco Rugani, numero 5 Lorenzo Cortesi, allenatore è Franco Polverini, vice Jacopo Raggioli. Mentre per quanto riguarda la zona 1, numero 10 Jacopo Enrico Mascherpa, numero 2 Leonardo Boggiani, numero 3 Marco Gariboldi, numero 4 Davide Martelli, numero 5 Giovanni Maria Monticelli, numero 6 Pablo Massimo Grassi, numero 7 Matteo Orsi, numero 8 Giuseppe Olivieri, numero 9 Alessio Pirali Civa, numero 1 Luca Borgonovo. L'allenatore è Massimo Olivieri. Ieri hanno vinto per 2-1 la zona 1 contro la zona 3, mentre 25-0 il risultato da zona 4 e zona 5, in una categoria in cui la zona 4 ha dominato il campionato alle fine nazionali con il Follonica vincitore sull'SV Viareggio ai rigori. Poi per quanto riguarda la zona 1, sesto il Monza, settimo il Lodi. In questa formazione ci sono 4 lodigiani, 3 Brianzoli, 2 del Pieve 010 e uno del Vercelli, mentre nella zona 4 6 del Follonica, 4 dell'SV Viareggio, 1 del Sarzana. Siamo ancora in leggero anticipo di 5 minuti, andiamo a pareggiare i 5 minuti di ritardo di ieri. Ecco che stanno schierando i quartetti in pista. Tutto pronto, arbitro, il direttore di gara è Mauro Giancarlo di Giovinazzo. Partirà la zona 1 con un inizio con Pirali, Monticelli, Gariboldi e Olivieri, mentre la formazione guidata da Franco Polverini, il Dream Team, con Elia Cardella, Mattia Polverini, poi c'è Adriano Maggi e poi ce ne manca uno, abbiamo degli indizi, è il numero 9 Francesco Margheriti. Tutta Follonica, 4 Follonica, compreso il portiere Maggi, Ernesto Maggi, mentre davanti Elia Cardella, il giocatore dell'SPV della Pumas. Ovviamente c'è il CT Massimo il giudice a osservare questa partita, che potrebbe essere una delle ultime partite probanti per le convocazioni della nazionale del 17, che si riunirà ad agosto, tra un mese circa, un mese e mezzo circa, a Requaro Terme, il primo dei 2 raduni prima dell'europeo di categoria. Si giocherà a Correggio dal 27 agosto all'inizio di settembre, con la 17 maschile e la 17 femminile ai campionati europei, con l'organizzazione del Correggio Hockey. Prime schermaglie ecco ancora la formazione ora, la zona 1 con Monticelli salvato da Polverini, Gariboldi, insomma molto passerà tra Gariboldi e Giovanni Maria Monticelli, i giocatori più esperti. Hanno giocato in A1 con Monza e Lodi,
qualche partita, come detto anche ieri, insomma, la zona 4 annovera tanti giocatori che giocano in A2 con la Pumas e con il Follonica. Mentre Monticelli qualche partita in A1 con il Lodi, poi comunque tutti giocano in Serie B tra Monza, Lodi e Pieve 010. Prime schermaglie, come detto, della partita. Monticelli ora gestisce per Gariboldi, ci va del Pieve, tentava l'azione con Olivieri, l'altro Brianzolo, scambio veloce, Polverini, comincia a scaldarsi la squadra zona 4, Polverini Maggi. Gariboldi, ci va per Monticelli e Olivieri non riesce a concludere, pallina rimane lì, Maggi riesce a neutralizzare, però c'era anche l'intervento del direttore di gara, c'era un fallo sul portiere. Si giocava 20 minuti effettivi rispetto ai 15 di Under 13 e Under 15. Vediamo anche velocemente il calendario. Allora qui alle 17 Under 15 zona 5 contro zona 3, alle 17 alle 18 e 15 zona 5 contro zona 3 e chiuderà 19:45 zona 1 contro zona 3 Under 13, la quarta di 6 partite del gironcino Under 13. Sono impegnate 3 squadre, zona 1, zona 3, zona 4. Gestisce sempre la squadra di Franco Polverini, pallina velenosa, e c'è il tap-in che non va di Mattia Polverini, raccolta la pallina sul passaggio filtrante di Adriano Maggi e di Margheriti. Olivieri, poi Monticelli, ci va Monticelli, Olivieri per Monticelli, pallina che non passa, difesa granitica della zona 4, tiro di Monticelli, la pallina vagante in area, applausi del supporters della zona 1. Siamo in diretta su YouTube, Fisro che pista. Ritmi blandi come la partita precedente. Olivieri dalla distanza impatta su Margheriti, Civa non è riuscito a deviare la sfera lanciata dal Brianzolo. 5 minuti 0-0. Polverini in mezzo a due, Polverini, tiro di Polverini, gol! Gol! 5-0-8, un gran tiro di Polverini, azione personale per il funambolico bomber follonichese, insomma, sin da quando ha solcato la pista dell'Under 13 e Under 11 è stato decisivo nel conteggio dei gol. Quest'anno in Under 17 ne ha segnati 49, ma sono tanti gol anche in A2. Ieri ne ha segnati 6 nella goleada sulla zona 5. Quindi si sblocca il risultato subito 1-0 per la zona 4 sulla zona 1. Allora, Polverini, ancora lui, alzare il baricentro della sua squadra, servito da Margheriti. Tapin mancato, ma vicinissimo a raddoppio. La squadra, abbiamo scontato tutta vestita di rossa della zona 4, ma è la terza partita con i colori rossi, bianco-rossi contro i bianco-verdi. Cardella, l'SPV, Margheriti,
Margheriti classe 2007 del Follonica, ancora ci prova lui con l'asse Polverini, in che modo riesce a neutralizzare questo possesso la formazione di Massimo Olivieri, del giovane Massimo Olivieri, tecnico del Monza, un ragazzo del Monza ma già lanciato alla panchina. Qui veloce conclusione di Olivieri, del fratello, sull'assist di Civa, niente da fare per la zona 1 che ha messo il naso avanti. Ancora Polverini, si accende, Polverini neutralizza il portiere Borgonovo. Monticelli davanti a Monticelli, vicinissimo al pareggio il bomber lodigiano. C'è Maggi, si alza troppo la pallina, impatta sul corpo di Civa. Ancora Monticelli contro il numero 4 Elia Cardella, non passa lo statuario giocatore viareggino, fratello di Matteo Cardella, capitano della nazionale under 19 e 17 una volta. Tiro forte di Civa, impatta su Maggi, parte però Polverini a testa bassa. Polverini contro Olivieri, era meglio il Brianzolo. Civa si accentra, Civa accompagnata, un bel gesto tecnico, però non trova la via del gol. Sempre 1-0 per la zona 4. Polverini tutto da solo, supera agilmente Gariboldi che intercetta però il passaggio di ritorno. Maggi nello stretto, fase convulsa, abbiamo Maggi, Tapin vincente, gol all'8:04 di Adriano Maggi, che raccoglie questa pallina vagante in un flipper impazzito che riesce così a insaccare il 2-0 per la zona 4. Mascherpa, scelto tra i pali invece di Borgonovo, chiede un tempo tecnico per pulire la maschera. Il lodigiano Mascherpa discute con Monticelli. Entra anche Matteo Orsi, fratello di Edoardo Orsi, il giocatore del Lodi, due lodigiani, due fratelli Orsi. Mini time out all'8:04. L'arbitro chiede alle due formazioni di rientrare in pista, quindi Monticelli, Olivieri, Orsi e Civa in pista. D'altra parte Maggi con Margheriti, Polverini e Lavaggetti, nuovo entrato, il sarzanese, e anche lui gioca in A2, 15 anni, classe 2007, come praticamente tutti i suoi compagni, tranne Talarico 2008, Poletti 2008, Cortesi 2008. Mettere in casa zona 1 2008 Boggiani, Gariboldi e Mascherpa tra i pali. Scelto il portiere lodigiano Olivieri per Civa, intercetta Alessio Lavaggetti. Ancora il Ligure contro Monticelli. Tiro di Maggi neutralizzato da Mascherpa. Orsi ci prova subito la sua prima tentativo in attacco, diagonale. Numero 9 Margheriti ha fatto anche il ruolo di assist man in questa prima parte di partita. Margheriti con Polverini, tiro di Maggi, poi arriva Polverini a rimorchio con Lavaggetti. Polverini per Lavaggetti, quindi Maggi e Margheriti parte da lontano. Ancora zona 4, tiro di Maggi inviato da un giocatore, un compagno di squadra.
Orsi, cost to cost per nessuno. Riparte ancora Polverini, Mattia per Lavaggetti, ancora Mattia, Ardino Maggi per Mattia. Maggi era entrato in area a cercare il passaggio di richiamo, non è riuscito, riparte la trama della zona 4 ma recupera la zona 1 con Civa e Monticelli, lottano sull'angolo a sinistra con Polverini, Maggi per Polverini, il tiro di Margheriti a sostegno. Polverini al centro per Lavaggetti che cade a terra, non c'è fallo. Monticelli ci prova con un rovescio fuori misura. 10 minuti, metà del primo tempo, 2-0 per la zona 4. Ancora la zona 1 che cerca di gestire un po' la manovra, quanto dominatore la squadra della zona 4. Prima che esce sul tentativo di contrattacco con Rugani, il giocatore dell'SPV ma anche della Pumas, un giocatore in A2 più in Serie B, giocatori che sono su 3 fronti, molti giocatori che vediamo della zona 4 ma anche della zona 1 giocano 17-19 A2 OB, insomma su 3 fronti. La maggior parte delle under 17 giocano così, della zona 1 e zona 4, anche della zona 3 a dire il vero. Monticelli per Orsi, bella conclusione tra i due giocatori dell'Odi, dell'Amatori Vasken, secondo classificato nel campionato di Serie B, zona 1. Ora la zona 1 che cerca di entrare nello slot avversario, ci prova ora con Orsi e con i chili di Olivieri, nulla da fare perché c'è l'attento Polverini, grazie di richiamo con il tiro poi di Lavaggetti, l'assist preciso però a scatenare il contrattacco del numero 3 Francesco Rugani, si intendeva molto bene con Polverini. 7 minuti alla fine, sempre 2-0 per la zona 4. Polverini per Lavaggetti. E intanto Edoardo Fabbri, il giocatore del Follonica, di questo meraviglioso vivaio che regala tantissimi giocatori di qualità al movimento nazionale. Poi vediamo anche la convocazione del 17, sono molto curioso per capire quanti giocatori di questa zona 4 ci saranno in nazionale. Penso saranno in maggioranza, visto il livello di qualità visto anche nelle finali nazionali. Time out richiesto dalla zona 4, siamo al 12:57. Sono le 12:44, siamo in diretta dal Casamora di Castiglione della Pescaia per
questa terza partita di 6 della giornata. Siamo a metà della competizione, 18 partite in programma. Orsi butta controllo, arriva a sostegno Olivieri che recupera la pallina. Vediamo se sarà un acuto della zona 1. Si riuscirà a scalfire la porta di Maggi. Per ora inviolata, come inviolata era la porta di Bianca Bertolucci in Under 15. I risultati di oggi: in Under 13 4-2 della zona 4 sulla zona 1, in zona 4 contro zona 1 5-0 il risultato di Under 15 visto poco fa, e traversa di Lavaggetti secca. E le classifiche: in Under 13 6 punti per la zona 4, 3 per la zona 1, in Under 15 stessa cosa, zona 4 a 6 punti, 3 per la zona 1. Poi questo pomeriggio la sfida tra zona 5 e zona 3, che potrebbe muovere anche la classifica nella parte bassa di questi due tornei. Olivieri accompagnata al centro per Orsi, alla media ancora un attentissimo Lavaggetti, velocissimo Ligure per il numero 4, cioè Elia Cardella. Sempre in pista il Viareggino in questo avvio di gara, ma tutto l'ha fatto il sarzanese Lavaggetti, sta dimostrando ottime doti fisiche. Lavaggetti per Elia Cardella, siluro parato da Mascarpa. Orsi era uscito anche il numero 5 Monticelli, è rientrato intanto Civa nella rotazione dei cambi, quindi Gariboldi anche lui è rientrato, Gariboldi, Civa, e c'è il gol velocissimo, il gol di Orsi che si era presentato più volte davanti a Maggi, l'assist vincente di Civa. Bel gol, bella trama, e il primo errore della difesa della zona 4 che era, come dicevo, era difficile da perforare, ma c'è riuscito Civa. Un bel tiro centrale, in ritardo era Lavaggetti sulla copertura di un attento Edoardo Orsi. Le squadre Matteo Orsi, il lodigiano, abbiamo visto anche in Under 19 con quell'ottimo quarto posto della squadra di Gigio Bresciani, dove appunto giocavano Orsi, Monticelli e c'era anche Mascherpa. Tra di loro c'era anche Grassi in quella formazione, quarto posto dell'Under 19. E invece settimo posto dell'Under 17 dell'Amatori. Civa, quindi 2-1 il risultato, insomma cercava il gol che poteva riaprire il match. Se riuscisse a mantenere questo risultato anche all'intervallo, ci si aspetta un bel secondo tempo. Lavaggetti per Fabbri, Cardella, bello scambio veloce, Lavaggetti molto attivo, ha sfruttato la velocità del sarzanese ma non è riuscito a deviarla. Civa ancora, Civa, il primo palo, Maggi c'è, il primo gol subito da Maggi, ancora Orsi, anzi ancora Civa, alzata e schiacciata, primo gol subito da Ernesto Maggi. Ora ancora una formazione. Ernesto Maggi è uno dei portieri dell'Under 17, è stato il bronzo dell'ultimo campionato europeo, insieme a un altro floronichese, Mugnaini. Penso che sarà quella la squadra, insomma, che troveremo nell'Under 17. Due hanno già avuto possibilità di giocare in Under 17 con l'europeo e fa la differenza assolutamente in un contesto europeo. Dopo una prima rassegna con Mugnaini, nella formazione c'era anche Bracali, fratello del Diego, che gioca in Under 13. C'era Mattia Polverini, quindi Polverini e Maggi sicuramente saranno della partita, i due gemelli
Maggi, Ernesto e Adriano. Non so se riuscirà anche Adriano a entrare nella conta dell'Under 17. Il tiro è ora del numero 6, Pablo Grassi, entrato anche lui nelle rotazioni del giovane Massimo Olivieri. 2 minuti e 50 alla fine, vediamo se riuscirà magari a trovare anche il pareggio, perché insomma la zona 4 ha abbassato un po' il ritmo e fa rientrare Franco, il figlio Mattia, che ha inciso l'inizio del match. Lavaggetti per Cardella, altro cambio, esce Lavaggetti e rientra Margheriti, anzi entra Maggi, quindi rimette dentro la coppia show del Follonica, cioè Maggi e Polverini. Nasse che e c'è bellissimo il gol, gol di Fabbri, servito ottimamente dall'appena entrato Maggi, se non erro. Infatti è proprio lui il gol del numero 2 sull'assist di Maggi. Ha trovato libero Fabbri, che ha marcato il 3-1, che mette ancora il +2. Come ho detto, secondo me Polverini e Maggi sono veramente due giocatori inamovibili per l'Under 17 quest'anno, una coppia importante per la nazionale Under 17. Maggi per Fabbri, quindi oltre a Mugnaini, che ovviamente non è più in categoria, entra un altro folonichese, Ernesto Maggi. Poi vedremo la conta dei portieri, insomma ce ne sono per il secondo posto, anche il terzo, la conta dei portieri. Questa categoria 17, ultimi 90 secondi del primo tempo. Polverini per Fabbri, il 3-1 sposta assolutamente la della bilancia a favore della zona 4, soprattutto anche nel secondo tempo. Il 2-1 invece teneva aperte qualche opzione in più per la zona 1, comunque di trovare più precisione e più velocità in attacco, e l'ha trovata con il gol di Orsi sull'assist di Civa. Grassi contro Polverini, Gariboldi, Orsi, chiama velocità di manovra Orsi. Grassi per Civa, autore dell'assist dell'1 del 2-1. Cade Orsi, c'è il fallo, parte corretta, il secondo fallo per la zona 4, uno per la zona 1. Esce Grassi e rientra Monticelli in questi ultimi 40 secondi, esce anche Gariboldi, rientra Olivieri, quindi si affida il tecnico Massimo Olivieri sul fratello Giuseppe e su Beppe Olivieri e numero 5 Monticelli. Questi ultimi secondi del primo tempo, cerca di arrivare al 3-2. Civa, percussione, rovescio, e con la spalla, con l'aiuto del guantone sinistro, riesce a deviare Magico, e trova anche i ringraziamenti e i complimenti di Polverini. Ultimi 20. Ora ancora vicino Monticelli a deviare questo tiro servito dal numero 7 Orsi. Fabbri, Polverini, mancano 6 secondi, gestirà la pallina il bomber Maremmano. Finisce qui il primo tempo, 3 zona 4, 1 zona 1. Segnava il gol 5-09 Polverini, subito bissato da Maggi Adriano, e poi il 2-1 con la deviazione veloce sull'assist del Civa di Orsi, di Matteo Orsi, e poi il 3-1 al 17:54 di Fabbri, che riportava +2 la zona 4. Per noi tutti ci prendiamo qualche minuto nell'intervallo, circa 10 minuti, poi ritorniamo in diretta qui dalla Casamora di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.
Siamo in diretta qui dalla Casamora di Castiglione per il torneo Promotta HP, categoria da 17, zona 4 con lo zona 1, zona 4 biancorossi, zona 1 biancoverdi. Subito Polverini a cercare Margheriti, Borgonovo dice di no, cambio della gabbia della zona 1, c'è Luca Borgonovo di Monza. Mentre se non erro rimane... c'è Poletti tra i pali. Vediamo, sì, Maggi infatti è fuori, quindi è entrato Filippo Poletti dell'SPV Viareggio. In pista ci sono Maggi, Cardella, Polverini e Margheriti. Dall'altra parte c'è Boggiani, nuova entrata, esordio Boggiani per il giocatore della Grate, con Monticelli, Orsi e Olivieri. Boggiani, squadra del Cremona, del Pieve 05, il classe 2008, 14 anni, gioca in Serie B. Tentativo di Polverini, un incrocio. Non riesce, ma c'è Cardella che per un momento aveva preso questa seconda pallina, ma Monticelli l'aveva recuperata. Poi serve Civa, Monticelli, ancora Civa per Boggiani. Il cremonese serve Monticelli. La pressione alta della zona 4 che vuole mettere subito le cose in chiaro all'avvio della ripresa per non far rientrare di nuovo la squadra della zona 1 di Massimo Olivieri. Maggi recupera la pallina, serve ancora Polverini, in diagonale che esce dallo specchio della porta, ancora Maggi, ma c'è il raddoppio della marcatura della zona 1 che cerca di ripartire, ma ancora la zona 4 fase ancora a favore della zona 1, ma Cardella mette d'accordo tutti, recupera la pallina, la perde, la riconquista e può far ripartire in qualche modo Margheriti. Poi ancora Polverini, 2 minuti, 3-1. Decidono i gol per ora. Di Fabbri, Polverini e Maggi. Per la zona 1 gol di Matteo Orsi. Al centro Maggi sull'assist di Polverini, anzi Margheriti, arriva Polverini poi a rimorchio, ma Monticelli cerca di fare partire i suoi che non escono a imbastire un'azione e conferma l'andazzo. Cardella contro Oliveri, grande uscita di Cardella, serve in qualche modo con una mano il buon Polverini, si lotta sull'angolo a sinistra, avrà il tiro indiretto alla zona 4, anzi la zona 1, con Olivieri servito da Monticelli. Monticelli si gira Olivieri, parata di Poletti, ci va servito da Olivieri, d'altra parte Margheriti per Polverini, ancora Mattia, devia Borgonovo con il guantone, ancora Margheriti, arriva il tappin di Margheriti che colpisce, se non erro, la traversa. Abbiamo il 3,44, già fa sentire la pressione in attacco la zona 4. Olivieri si accentra, poi serve Monticelli. Olivieri, Monticelli contro Maggi, ma meglio il lodigiano, serve esternamente il capitano Civa, anche lui del Cremona, insieme a Boggiani. 2008 Boggiani avrà
14 anni, aveva ancora un paio di stagioni come Under 17. Sicuramente una stagione. Supera di 15 anni quest'anno, ancora un anno, non fare un anno solo. Poi ci prova ancora Maggi con l'assist per Margheriti. Ancora Maggi che imposta per Cardella. Cardella secondo me non è mai uscito in questa gara. Ha giocato le finali Under 17, ha giocato le finali Under 23, ha giocato anche l'Under 19 con la Pumas che ha vinto a Valdagno ai rigori. Insomma, il gol di Civa che trova impreparato Poletti sul primo palo sotto l'incrocio. 3-2 riapre la contesa. Civa, un tiro ravvicinato di Civa che sorprende sia il difensore, in questo caso era Polverini in marcatura, ma anche Poletti. Indomabile questa zona 1 che si dimostra gran carattere. Ora riaperta la partita, gli ultimi 14 minuti non sono poi così scontati come pareva nella zona 4. Polverini, percussione del talento di Follonica, ma alla meglio Monticelli. Serve esternamente per Olivieri, pallina che salta in balaustra, arriva Boggiani, alla meglio Polverini, ma c'è anche Olivieri, e in due contro Polverini arriva a supporto anche Monticelli. Olivieri, percussione fallosa, contrattacco ora della zona 4 con Polverini, intercetta Borgonovo, riparte Olivieri per Civa, autore del gol, il 3-2 Olivieri. Attenzione ora alla zona 1, si scontra sull'angolo basso della porta di Pippo Poletti, portierone Viareggino, classe 2008. E poi ancora Civa, arriva Olivieri, attenzione, pallina rimane lì, fischia il direttore di gara, signor Gian Gregorio Di Giovinazzo. Sarà un ingaggio a 2 tra Olivieri e Maggi. Insomma, da molti questa era la finale annunciata, insomma sta dimostrando tale. Olivieri intercetta Lavaggetti, è entrato come nel primo tempo Polverini, un intervento rischioso, il terzo fallo di squadra per la zona 4. Ancora Polverini, contrattacco, Polverini, Borgonovo con il guantone sinistro, è in gran forma il Brianzolo, che ha avuto qualche convocazione in A1 con coach con la Maria, classe 2007, 16 anni. Conclusione interessante di Polverini, ma altrettanto interessante la parata di Borgonovo. Intercetta Civa, ora spinge avanti i suoi, ritmi più allegri rispetto al primo tempo, grazie ovviamente alla zona 1 che ora ci crede a arrivare al pareggio. Incita la sua squadra, il tecnico Rigori, ci aveva provato di forza Beppe Olivieri, ma non va la sua percussione. Polverini per Margheriti, fuori per Maggi. Lavaggetti, ora una bella squadra in pista per la zona 4, molto reattiva a livello di tutto fisico e di percussioni e di tagli in centro dell'area. Polverini per Margheriti, si libera molto bene Margheriti su Monticelli, non riesce a concludere, arriva Polverini da fuori, tiro, gol di Polverini, 7:40, un po' di leggerezza però qua da
della squadra della zona 1, perché era praticamente la difesa schierata. Rivedi io dal replay un gol sul primo palo, Borgonovo si fa sorprendere per il 4-2 al 7:40, il 4-2 di Polverini che mette ancora più 2 la formazione di Padre Franco, doppietà per il Bomber, un gol per Maggi, un gol per Fabbri, mentre per la zona 1 gol di Civa e di Orsi. Time out richiesto dalla panchina di Massimo Olivieri e noi ci prendiamo qualche secondo di pausa. (4-2) risultato dopo il time out richiesto dalla zona 1, vicinissimo al gol ancora la zona 1. Monticelli e Bolivieri, due giocano in club diversi ma si trovano spesso, anche ieri ma anche oggi. Quello che è mancata alla zona 1 un po' di precisione nel primo tempo. Quei 2 gol pesano di vantaggio nel primo tempo, perché per ora sta giocando alla pari i biancoverdi contro i biancorossi. Intanto Gariboldi, quindi Gariboldi, Monticelli, Olivieri e Civa. Il numero di Olivieri, è vicinissimo al gol il Brianzolo, il giocatore del Muto, dell'Odium della Pieve 010. Per la zona 1 si lotta sull'angolo destro, 8° minuto di gioco. Fabbri, autore del gol, 2-1. Cronometro fermo dalle tribune, fanno notare al banco cronometristi. Fabbri esce dalla marcatura di Monticelli, arriva però anche Gariboldi a neutralizzare questo contrattacco molto pericoloso. C'era libero Lavaggetti, centropista. Per la squadra di Polverini, un brutto controllo qua di Mattia, no, di Fabbri, ci prova da lontano Civa, chiedeva un po' troppo da questo tiro da media distanza. Pari di squadra, 3 per la zona 4, 1 per la zona 1. Maggi è entrato anche di nuovo in pista il numero 3, Francesco Rugani dell'SPV Viareggio ma anche della Pumas. Rugani intercetta Lavaggetti, non riesce però a concludere, recupera la pallina Olivieri per Civa, poi Monticelli, più di Monticelli, plastico Poletti nella parata al 10° minuto della ripresa. 4-2. Ancora la manovra nella zona 1, è entrato anche il numero 4 Davide Martelli, il vercellese, classe 2007, 20 gol. Gaggio a 2 a 9 minuti dalla fine, partita che vuole congelare ora la zona 4 per non rischiare un ritorno come nel primo tempo.
Ingaggio 2 tra Rugani e il numero 4 Martelli. Ora ancora la zona 4 cerca di gestire e non perdere pallina. Tiro di Lavaggetti fuori misura. Monticelli, Rugani impatta su Monticelli, Lodigiano riparte, testa bassa, serve Martelli, anche col tappino rischia anche di segnare il piemontese. Ci ha provato Lavaggetti, una percussione centrale, fermato al bastone di due avversari. Civa per Monticelli per Civa, ancora il capitano, autore del gol del 3-2 all'inizio della ripresa. Traversa di Monticelli sulla bella conclusione personale, vicinissimo al gol di nuovo la formazione di Massimo Olivieri. Maggi per Lavaggetti, tiene ancora il Rugani, cerca di gestire ma si alza un po' il baricentro della zona 1 per cercare di entrare in partita negli ultimi 7 minuti del match. Maggi per Lavaggetti, Rugani, passaggio, ritorno, gran gol! Gol di Lavaggetti sul bellissimo passaggio di Rugani al minuto 12:21, time out richiesto dalla panca di Franco Polverini, il 5-2, un bellissimo passaggio filtrante del classe 2007, 16 anni, 23 gol per Francesco Rugani, SPV in Serie B ma gioca anche in A2 con la Pumas. In time out, qualche secondo di pausa per noi. (5-2) mette un bel sigillo su questa partita e anche su 6 punti in classifica per l'Under 17. Scontro in balaustra tra Grassi e Rugani, alla meglio la squadra della zona 1 che fa rientrare Orsi, Matteo Orsi, quindi in pista Orsi, Olivieri, Martelli e Grassi. Dall'altra parte Lavaggetti, percussione in contrattacco per il veloce ligure ma neutralizza Borgonovo. Lavaggetti per Adriano Maggi, unico rimasto in pista. È entrato anche il numero 5 Lorenzo Cortesi, SPV Viareggio, gioca in Serie B, un esordio 2008, 15 anni. Ora Cortesi per Maggi, poi Lavaggetti per Rugani, squadra giovane ora in pista con Baluardo. Maggi, diagonale velenoso per il Follonichese, porta avanti la pallina con il pattino, quindi può ripartire la zona 1 con Grassi
cercare Martelli, ma intercetta il difensore toscano. Ultimi 6. Rugani del Lavaggetti, quindi Cortesi esce in velocità. Orsi voleva l'assist centrale, voleva inviare la pallina al centro a Grassi, non ce la fa, però lo stesso Lodigiano cerca il contrattacco e viene fermato dall'intervento di Cortesi. Oggi non presente Talarico, la formazione composta da 11 elementi, giocatori che troveremo sicuramente l'anno prossimo in questa categoria in under 17. Lavaggetti intercetta Martelli contro Lavaggetti, meglio il piemontese ma non riesce a concludere. Ultimi 5 minuti. Grassi per Olivieri e poi Orsi, scambiano la pallina ai due lodigiani. Tiro del secondo lodigiano. Martelli lotta con Adriano Maggi. Ora la zona 4 che gestisce, come abbiamo visto anche nel primo tempo, con alcuni passaggi centrali, poi con le percussioni a sinistra e a destra a cercare qualche uomo libero o a cercare la triangolazione, il passaggio filtrante. Ora ci prova Rugani, il numero di Rugani che segna gol al 15:37. Che numero del Viareggino, dimostra grande personalità, classe 2008. Francesco Rugani, l'esperienza in A2 si vede, ma la conclusione Borgonovo non ci è arrivato. Diciamo 6-2. Se non sarà per questa annata, Rugani ne ha un'altra, poi si giocare in Nazionale Under 17, dei bei numeri. Cortesi, palo di Cortesi, un rovescio che sembrava uscire, invece ha colpito il palo. Passivo pesante per la zona 1, che non merita 4 gol di differenza contro la zona 4. Rugani per Maggi, arriva Rugani, c'era vicinissimo anche il Cortesi sul primo palo, anzi sul secondo palo, non è riuscito a deviare questa pallina vagante. Mancano 3 minuti, il risultato è di 6-2. Non si prova il gol di Orsi sul contrattacco di Civa al 16:43. Leggerezza della difesa della zona 4 e quindi la zona 3 ritorna sotto a un più incosso, non meno 3. Il meno 4 era francamente un passivo pesante. Tre minuti alla fine, Lavaggetti con il possesso dei biancorossi. Adriano Maggi, classe 2007 per Lavaggetti, anche 2007, anche lui in lizza per la nazionale under 17, se la gioca con gli altri suoi colleghi. Ci prova ancora Orsi, bravo Poletti in questo caso, difesa un po' sulle gambe. Esce Maggi, entra Cardella, poi stanchezza per il numero 8, entra l'altro Viareggino. Grassi per Orsi, non è riuscito a concludere. Lavaggetti per Cardella, tiro para Borgonovo, intervento su Lavaggetti, c'è il fallo. È il secondo fallo per la zona 1, 3 per la zona 4. Time out richiesto dalla panca di Franco Polverini negli ultimi 2 minuti e 20.
si riprende con un tiro a circa 1 metro dal limite dell'area, anzi viene spostata a mezzo metro al limite dell'area. Cardella con Rugani, se non erro, anzi con Cortesi, non va questo tentativo. Civa cercava Grassi, arriva Orsi che la rispedisce il centro, arriva Grassi che sfiora il gol, Prata Ippoletti, difesa un po' ballerina in questi ultimi minuti per la zona 4. Cardella per il veloce Lavaggetti, ancora Cardella da dietro, poi Rugani, servito da Cortesi, ancora Rugani per Lavaggetti, poi Cardella, ancora per Cortesi, ultimi 90 secondi, sta gestendo ora la pallina la zona 4, il biancorossi di coach Franco Polverini. Cardella disturbato da Grassi, Civa recupera la pallina, Civa cerca di superare Lavaggetti, arriva a supporto Olivieri, tiro rasopista ma fa buona guardia Pippo Poletti. Ultimi 60 secondi di questa terza gara del mattino di 6, scolliniamo la metà del torneo che consta di 18 partite e lo scolliniamo con il trittico della zona 4 che è in testa con 6 punti su tutte le 3 categorie, Under 13, 15, 17 con 6 punti. Contrattacco di Lavaggetti, 1 contro 1 di Lavaggetti, gol di Lavaggetti, protagonista del match, il 7° gol per la zona 4, quindi la leggerezza della zona 1 ha dato un altro contropiede alla zona 4 regalando questo 7° gol che chiude così di fatto i conti a 25 secondi dalla fine. Civa per Orsi, pallina che esce, colpita alla schiena di Cardella. Ultimi 17, poi si chiuderà questa parentesi. Dopo i 25 gol contro la zona 5, oggi arrivano altri 7 gol per la zona 4. Quindi mancherà solo la sfida contro la zona 3. Domani alle 11:30 per decidere chi avrà il trofeo in mano di questo Promote HP. Ultimi secondi, ci prova la zona 1 ma mai sono i titoli di coda. Quarto fallo di squadra per la zona 4, 2 per la zona 3. La zona 1, il biancoverdi, il coach Olivieri. Finisce qui il risultato. I biancorossi mettono una buona ipoteca sul torneo, questa vittoria, questa bella partita, 7-3 il risultato finale. Con 6 punti è in testa la classifica. I marcatori della zona 4, doppietta per Polverini e Lavaggetti, 2 sono più contraddistinti questa gara, ma anche ieri si erano contraddistinti per precisione e senso del gol. Un gol per Maggi nel primo tempo, un gol per Rugani e Fabri nella ripresa per i 7 gol dei biancorossi, e poi 3 gol della zona 1, 2 per Matteo Orsi, il lodigiano, e 1 per il cremonese Alessio Pirali-Civa. Finisce così questa prima mattinata, risultato di 7-3. Finisce quindi questa partita
e noi ci ritroviamo alle ore 17 per zona 5 contro zona 3, categoria under 15, per le ultime 3 gare di questa seconda giornata. Quindi noi ci risentiamo tra qualche ora, vi lasciamo a pranzare, pranziamo anche noi, poi ci ritroviamo in diretta tra qualche ora per la seconda parte di questa seconda giornata del torneo Promoto HP, sempre in diretta con l'aiuto di Enrico Giovanelli e Claudio Donnini per questo torneo Promoto Under 13, 15, 17 che è in corso alla Casamora di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Buon pranzo a tutti.
Torniamo in diretta in quel di Castiglione. Buon pomeriggio a tutti, ben ritornati. Siamo in diretta sempre dalla Casa Mora di Castiglione della Pescaia. Siamo alla partita numero 10 di questo torneo su 18 in programma, e quest'oggi si inizia con zona 5 contro zona 3, under 15. Un under 15 che vede in prima posizione la zona 4 con 6 punti, zona 1 con 3 punti, zona 3, zona 5 con 0. Andiamo a vedere subito le formazioni, andiamo a elencare i giocatori della zona 5 che gioca in casa. Numero 20 Greta Miranda, numero 7 Michele De Bari, numero 8 Alessandro De Stasi, numero 2 Pietro Di Flora, numero 13 Alessandro Mastonardi, numero 9 Matteo Matera, numero 16 Francesco Quaranta, numero 6 Alessio Vicinanza, numero 5 Matteo Vicinanza, numero 30 Giovanni Pontrelli, allenatore Berniero Gallotta. Zona 3 guidata dal duo Edgar Barberi e Stefano Scutece, numero 8 Gianluca Gasparini, numero 6 Jordan Boniolo, numero 11 Tommaso Montecroci, numero 5 Riccardo Busani, numero 4 Samuel Boniolo, numero 9 Stefan Montanari, numero 10 Mattia Francia, numero 2 Gabriele Olban e numero 27 numero 7 è Matteo Munari. Agli ordini di Marco Giombetti di Modena, tutto è pronto per questa prima gara del pomeriggio. Ricordiamo che più tardi, alle ore 18:15, zona civico, zona 3 dell'Under 17, e poi la chiusura della seconda giornata alle 19:45, la terzultima partita Under 13, zona 1 contro zona 3. In tutte le tre categorie svetta la zona 4, Toscana Liguria, con 6 punti. E niente, siamo in anticipo di 6 minuti, eravamo 5 minuti in anticipo e ora siamo in perfetto anticipo. Busani fai anche un po' di un po'. Una delle formazioni in pista: Jordan Boniolo, Riccardo Busani, il capitano, poi il numero 9 Stefan Montanari, il numero 11 Tommaso Montecroci. Per la zona 3 tra i pali Mattia Francia, mentre la formazione della zona 5 schiera il numero 7 Michele De Bari, il numero 9 Matteo Matera, il numero 16 Francesco Quaranta e Matteo Vicinanza. Si gioca tanto in questa gara tra zona 5 e zona 3, un ambito terzo posto tra le 4 zone impegnate in questa categoria. Tiro di Busani, ovviamente uno dei più attesi è proprio Ricky Busani, un giocatore di Scandiano, ha segnato 94 gol in stagione in categoria, gioca anche 19, anche ha fatto una parsa anche in A2. Ieri hanno segnato, è stata sconfitta la squadra zona 3 per 5-3 dalla zona 1, mentre l'Under 15 della zona 5 è stata sconfitta 5-0 dalla zona 4. Quindi una partita che si prospetta piuttosto equilibrata. Busani non va il tiro, c'è il fallo proprio sullo scandianese. Sono 4 giocatori di Scandiano, 3 del Pesaro e 2 del Correggio, mentre dalla zona 5 sono 5 dell'Eboli, 4 del Rolla Matera e 2 del Giovinazzo.
prima parata per Pontrelli, il portiere materano della Roller classe 2009. Abbiamo 40 che non va la sua percussione. Busani, para ancora Pontrelli, al centro c'era libero Montanari, Montecroci sull'assist del compagno di club, para Pontrelli, subito avvio al Fiumicotone qui a Casamora. Montecroci ruba la sfera a De Bari, c'è libero in centro il compagno di squadra che non trova l'aggancio, Matteo Matera. De Bari, insomma, fratello di Angelo, della FIP Giovinazzo. In pista un altro materano è Matteo Matera, sempre della Roller. Due giocatori dell'Eboli, vicinanza e 40. Sempre 0-0 dopo 4 minuti. Busani per il tiro del numero Bognolo, il numero 6, il pesarese. ...42 gol in stagione. Recupera la pallina però la squadra della zona 5. È un po' confusa nella difesa della zona 3. Busani imposta sempre il capitano Reggiano, svolta per Bognolo e quindi Montanari. Montecroci recupera la pallina, serve ancora Bognolo, anzi era Montecroci a servire poi Busani che era entrato in area. Ancora due di fatto, riparte zona 3 ma molto aggressiva la zona 5 con Alessio vicinanza, De Bari, Matera e l'altro vicinanza, due fratelli vicinanza. Ci provato Montecroci, il numero 11 Tommaso Montecroci Scandiano, vicinissimo al gol la zona 3. Busani, Montecroci, Montanari, un rovescio che ancora non riesce a trovare lo specchio della porta, però un paio di tiri per la zona 3, ancora 0 per la zona 5 dopo 6 minuti, ma ora ci prova vicinanza da Solomare, recupera Jordan Bognolo, arriva a rimorchio anche Busani che con l'aiuto della balaustra esce dalla difesa, un tiro diagonale fuori, recupera la pallina Montanari, niente da fare per la zona 3, più positiva in attacco. Busani intercetta il passaggio, però c'è il fallo sul capitano della zona 3, terzo fallo di squadra. Busani ancora tiro alla distanza, disturbato da Matteo Matera, del Roller Matera. Tiro di Matera simile alla traversa, il tiro del classe 2009. Time out richiesto da Berniero Gallotta, il tecnico della zona 5, al minuto 6:49.
Torniamo in diretta dopo il time out richiesto dalla panchina della zona 5. Vediamo se saranno operati dei cambi. Per il momento sembra di no. Confermato sempre i due starting five, le due formazioni che hanno iniziato il match. Poi ancora Busani con una delle sue classiche incursioni. Molto attivo il numero 5. Busani per Montecroci, anzi proprio Busani, servito da Montanari. Ora riparte Boniolo per Montanari, ben atterrato, non c'è fallo, si gira, vicinissimo ancora il gol, ancora Montecroci, c'è l'assedio ora della zona 3 a questo punto, però Busani sbaglia questo tiro, serve praticamente 40. Intanto Pietro Di Flora al posto di De Bari, che ora non è più in pista, che bene aveva figurato nella partita di ieri. Intanto c'è il gol! Gol di Alessio Vicinanza, classe 2009, 14 anni, segna il gol del vantaggio al 7,50. Quindi il miglior momento della zona 3 segna la zona 5, un classico dello sport, un classico del nostro sport. Una pallina che è rimasta lì, ferma lì, nessun difensore della zona 3 l'ha deviata, è arrivato lui. Primo tiro, primo gol. Quanto mai importante questo vantaggio, zona 5. Parata di Pontrelli ora sul tiro di Montanari. Quindi pallina che esce. 8,33, si riprende con un tiro in diretto per la zona 5. Si prova Matteo Vicinanza, arrivato ancora Alessio Vicinanza, vicinissimo al raddoppio alla zona 5. De Stasi, scusate, il numero 2, anzi Di Flora, no? C'è il fallo di squadra numero 4 per la zona 5. Di Flora, 13 anni dell'Eboli, classe 2010. Montecroci non trova la deviazione sul tiro veloce di Busani. Busani contro Vicinanza. Ora la squadra della zona 3 che vuole cercare subito il pareggio, arriva subito. Gol, 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 gol. Con Montecroci, ma c'è la deviazione volante, di modo di vedere, importante di Busani. Però Montecroci segna il gol dell'1-1 al 9:20. Montecroci tiro da lontano, non si vede sinceramente dalle nostre telecamere se ha segnato o meno, però è il pareggio 1-1. Tutto da rifare per la zona 5 a questo punto della partita. Montecroci atterra in area e c'è il rigore. L'atterramento in area di Montecroci, quindi il tiro di rigore che dovrà segnare Ricky Busani. Alzano un po' la telecamera. Busani, 5 minuti dalla fine del primo tempo, zona 3,
fuori, parato da Pontrelli questo bel tiro, ma riesce a segnare con un'alzata e schiacciata sul primo palo. Gol, 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 gol. 9,55. Non esiste replay, ma il replay è differita. Un golazzo per Ricky Busani, alzata e schiacciata al 10° minuto, e quindi in vantaggio. Ora è della zona 3, che ha ribaltato l'iniziale gol di vicinanza pochi secondi fa. Matera per vicinanza, per il secondo vicinanza, in diagonale che non va a segno. Ora ci prova ancora Di Flora, ma viene fermato fallosamente. Primo fallo di squadra anche per la zona 3, 4 per la zona 5. Vicinanza per Destasi, Di Flora, scusate, Di Flora per Matteo Vicinanza. Sono due uomini in area, però attenzione a non perdere la pallina, poteva ripartire, è appunto qua il motivo, è il problema. Zona 3 contrattacco ora con Busani in diagonale, parato da Pontrelli. Giovanni Pontrelli, il numero 30, il portiere della Roller. È rientrato De Bari al posto di Matteo Vicinanza. Tiro di Alessio Vicinanza, poi arriva De Bari, il pugliese, in diagonale si blocca sul fisico di Bognola, di Giordano Bogniolo. È entrato anche nel frattempo due giocatori, uno dei due giocatori c'è Gianluca Gasparini, e purtroppo non sappiamo chi è il numero 3. Sappiamo chi è il numero 3, penso Munari. Intanto tiro alla distanza di De Bari, Francia De Via. Prova il numero 6 Borgnolo per il numero 3, e dovrebbe essere Munari, ma non ne sono proprio sicuro. Boniolo, ancora lui, tiro, un missile vicino al palo. Busani raccoglie la seconda palla, aspetta il movimento del giocatore, nulla da fare per Gasparini, cambio veloce, uscita Alessio Vicinanza ed entra il numero 13, se non erro, Alessandro Mastronardi, che lotta con Bognolo in area. Mastronardi della Roller Matera, classe 2009. Busani, calma i ritmi il capitano di Scandiano, poi serve Munari. Ora Busani per il numero 8 Gasparini, anche lui del Pesaro come Boniolo. Ancora Jordan per Munari, il tiro però non è dei migliori. Ultimo minuto di gioco qui al Casamora, non si riuscirà a pareggiare la zona 5, che ha avuto un paio di occasioni dopo il gol del vantaggio di Busani su alzata e schiacciata, ha ribattuto su rigore, ancora lui Busani, tiro ancora alto, prende un po' le misure il numero 5, sono tante le occasioni ma anche tanti gli errori.
Oh, De Bari veloce, De Bari al centro, non arriva Matera, che commette fallo sui danni di Busani, è il fallo numero 4. C'è il time out chiesto dalla panca della zona 5, quinto fallo di squadra. Ultimi 30 secondi di gioco. Ci prova la squadra della zona 3 con il tiro che simila il paro di Gasparini. Gianluca del Pesaro al 40 per vicinanza, deviato il suo tiro. Finisce qui il primo tempo, il risultato del 2-1, in vantaggio la zona 5 al 7:41 con un tappin di Alessio Vicinanza, poi il pareggio di Montecroci e poi il gol in entrata schiacciata al 10:04 di Riccardo Busani per il 2-1 a favore della zona 3. Non ci sentiamo fra 6 minuti per nel secondo tempo di questa partita tra zona 5 contro zona 3.
ritorna qui in diretta dal Casamora per il secondo tempo. Vantaggio il 2-1 la zona 3. Andiamo a vedere i cambi dopo l'intervallo. Boniolo, Busani, Montecroci e Montanari per la zona 3 che ritorna quindi al quintetto base. Da parte di Flora, Vicinanza, Alessio, Matteo Vicinanza e il numero 8 che è esattamente Alessandro De Stasi del Giovinazzo, classe 2009 di Flora dell'Eboli, i due Vicinanza da Eboli, e se non sbaglio c'è anche Greta Miranda tra i pali. Esattamente sì, c'è la seconda ragazza che gioca nell'Under 15 dopo Bianca Bertolucci, c'è anche Greta Miranda, classe 2008 dell'Eboli. Tentativo della zona 5 di arrivare al pareggio. Vicinanza a lunga distanza, era riuscito a incrociare il tiro De Stasi. D'altra parte Montanari tiro a distanza ma intercettato dalla difesa avversaria. Ora ricomincia la propria azione offensiva con Vicinanza, uno dei più attivi, Matteo Vicinanza per Di Flora. Impatta su Boniolo il pesarese, serve Montanari. Ora Montanari da solo, Montanari davanti a Miranda, arriva anche Busani, ancora però neutralizza il portiere dell'Eboli, il Bolitano. Ora Montanari tira la distanza, anzi Boniolo, arriva Montanari, anzi Busani. Gol, 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 2-26, il 3-1, riesce a raccogliere la corta respinta di Miranda, a segnare il 3-1 al 2-26. Dato questo tiro dalla distanza, poi è arrivato Busani a segnare il 3-1. Ricky Busani aveva già segnato il secondo gol, ma ancora segna lui, il bomber della zona 3. Busani contro De Bari, non commette falli il giovinazzese, che è entrato al posto di Flora, anzi De Stasi. Ora Busani, tiro di Busani, scivola, non c'è fallo però, può ripartire la zona 5. De Bari impatta sul numero 6 Boniolo. Ora De Bari deve subito ricucire il gap, Alessandro Vicinanza, tiro che impatta ancora su Boniolo. Ora Boniolo si invola, libero Montanari, Vicinanza lo palo di Boniolo in caduta anche. De Bari, esce il numero 2 di Flora, rientra Matera, che si era ben comportato nella prima parte, i primi 15 minuti dell'incontro.
Non è vicinissimo Busani a raccogliere la pallina, ma poi c'era anche fallo. Ha toccato le piastrelle con la mano. De Bari non riesce a tirare. Montecroci non riesce a rubare la pallina, si destreggia molto bene. Vicinanza per il tiro dalla distanza. Matteo Vicinanza, capitano. Ieri capitano era 40 se non erro, se non era comunicato sbagliato ovviamente. De Bari per Vicinanza, in questo caso era Alessio, autore del gol dell'1-0. Si prova Montanari ma non va la sua conclusione. De Bari altrettanto non preciso, ritorna Busani che viene atterrato da Matera. È il settimo fallo di squadra, uno per zona 3. Matera la distanza, arriva veloce, Vicinanza e quasi non segna il secondo gol con la stessa circa maniera della prima frazione. È rientrato Gasparini, quindi ora il trittico di Scandiano, Montecroci, Montanari e Busani e Gasparini dal Pesaro. Scambio veloce ancora con Matteo Vicinanza come punto di riferimento. Matera non riesce a spazzare, interviene Montanari, si lotta su un fazzoletto di piastrella, può ripartire ancora Alessio Vicinanza, bene, si sposta molto bene e si procura un fallo, il secondo al limite dell'area. Time out chiesto dalla zona 3, intanto è rientrato il numero 3 Munari, quindi time out al 6:27. Finito il time out, tiro al limite per la formazione della zona 5 di rossovestita. Lo diamo per scontato, ma i biancoverdi utilizzano sempre la solita divisa dalla prima partita di ieri. Nuova De Bari, un rovescio, pallina fuori sopra lo specchio della porta. Comincia Montecroci a dettare il ritmo per Munari, il correggese. Montanari, anzi Montecroci, è uscito proprio Montanari. Busani è stato ancora forzato molto, il 5 della zona 3, però sta forzando la zona 5. Matera per De Bari, che diagonale ghiottissimo per il pugliese. Vicinanza, i due fratelli Vicinanza. Mi prova Ricky Busani, pallina troppo alta.
ormai a metà del secondo tempo, 3 zona 3, 1 zona 5, sempre due fratelli vicinanza. Poi De Bari, ancora Matteo Vicinanza, il capitano di questa partita per la zona 5. Alessio per Matteo in mezzo a 3, bel numero del Lebolitano e il tiro gol 8-0-3. De Bari con un fendente sorprendendo Francia, rimette in carreggiata la zona 5, un bel fendente. Quindi 3-2 il risultato qui in diretta dal Casamora, e quindi anche De Bari ha messo la firma. Questo torneo è mancato ieri il gol, ma la meritava. È entrato anche il numero 16, il vice capitano Francesco 40, un altro elemento dell'Eboli, 45 gol in stagione. Matteo Vicinanza riaperte tutto la zona 5, Alessio Vicinanza più a distanza, impatta su Munari, ancora Alessio Vicinanza, attenzione, e quando la zona 5 entra in area sono sempre problemi per la zona 3, che è una formazione molto votata all'attacco. Francia devia la sfera, avuto però il disimpegno di Montecroci, che però recupera la pallina. Montecroci, attacco del Scandianese, c'è il fallo, anzi no, nello stesso avviso Marco Giombetti di Modena, il direttore di gara del match, numero 10 di 18. Montecroci ancora sempre molto attivo in fase di interdizione. 40 riesce a rubargli la sfera, poi Matera si gira, trova Alessio Vicinanza, è libero De Bari, impatta sulla difesa, recupera Busani, attenzione perché è 2 contro 1 Busani, ma arriva un ottimo Matteo Vicinanza, gran recupero del capitano. 40, tiro ma troppo alto, ci ha provato De Bari, nulla da fare, ancora 40 per De Bari, attenzione De Bari, vicinissimo al gol, parata di Francia, c'era un'autostrada per il pugliese. Ultimi 4 minuti, 40, ancora tappino, attenzione con De Bari, c'era anche Alessio Vicinanza, mamma mia che rischi per zona 3, e gol di Busani, gol 10-28, il momento peggiore in difesa, arriva il gol di Ricky Busani, tripletta, 4-2 e time out proprio richiesto dalla zona 3. Ultimi 4 minuti, De Bari dalla distanza, Francia para, aveva riaperto le speranze la zona 5, ma un tiro di Busani ha sorpreso Miranda
pallina entrata in gol. Si sta provando comunque la zona 5 a riaprire il match. Fallo di vicinanza, l'8º. Musani per Boniolo, quindi è diventato il pesarese, ora 2 pesaresi. Gasparini e Boniolo, mentre c'è anche il numero 4 Samuel Boniolo, l'altro pesarese, quindi 3 pesaresi in pista. Francia para, attenzione alla zona 5 quando è davanti portiere Busani, para Greta Miranda. Adesso vicinanza per Matteo Vicinanza, il migliore della zona 5, disturbato da Gasparini. 3 minuti alla fine. De Bari, autore del secondo gol della zona 5, il pugliese, pallina che viene indeviata da un difensore, però manca l'aggancio del giocatore numero 6. Un altro tiro di De Bari, c'era 40 libero in area. Fa il numero 3 e time out anche per la zona 5. Siamo a 2,54 dalla fine. Ci prova ancora la zona 5, quest'ultimo assalto. Ecco che è sempre Busani più attivo, ovviamente, oltre alla tripletta, più esperto, visto i suoi tanti gol. 40. Bel tiro, ma viene parato da Mattia Francia, il portiere di Scandiano. L'unica disposizione di Scutece e Barberi. E intanto vicinanza, che occasione per il piccolo Alessio Vicinanza. Cartellino blu. Attenzione a cartellino blu che può cambiare tutto, di Montanari, che atterra il giocatore zona 5 a 2 minuti dalla fine. Tiro diretto per la zona 5 e superiorità numerica se non dovesse riuscire a segnare al 12,54. E allora vicinanza, Alessio contro Mattia Francia. Vicinanza, para Francia, poi ci sarà superiorità per la zona 5. Busani spara avanti, Matteo Vicinanza scivola, ma non c'è fallo. Alessio Vicinanza ha tirato il tiro diretto, ma è stato parato da Francia. Ancora lui a parare il tiro della media distanza del giocatore dell'Eboli. C'è anche il time out chiesto proprio da Berniero Gallotta. E
quindi ci sarà questo time out ovviamente per dire ai propri ragazzi di come affrontare il power play. Grande occasione per Alessio Vicinanza poco fa con il tiro diretto, avrà praticamente 1 minuto e 40 di superiorità numerica per arrivare a ridurre il gap. 2 gol di svantaggio per la squadra di Bernier Gallotta, che porta avanti un progetto col Crash Eboli, molto in Serie B, ma una squadra giovanissima in Under 15. Infatti ricordo il 10° posto nell'Under 17 proprio della squadra salernitana, mentre per la zona 3 il mio risultato è stato il 8° posto del Correggio, 9° della Scandianese, 10° dell'Eboli. Nelle finali nazionali giocate a Viareggio, ultimi 90 secondi e ancora un minutino la zona 5 per arrivare al gol. Però Busani è velocissimo, Busani, però frana 40 su Greta Miranda, situazione di power play confuso per la zona 5. Vicinanza, esce 40, entra Matera, ultimo minuto, Matteo Vicinanza per De Bari, tiro fuori, Montecroci spara avanti, ultimi 54 secondi, De Bari per Matteo Vicinanza, per De Bari, bel tentativo, De Bari ancora, era Matera aver tirato poco fa. Buono questo power play in questa fase. Vicinanza, De Bari, c'è Matera e Alessio Vicinanza in area, tiro il gol! Gol! De Bari a 30 secondi dalla fine rimette in carreggiata la zona 5 con l'ennesimo gran tiro del giovinazzese. Busani, tiro di Busani, ultimi 25 secondi, tutti in area, ora chiama Gallotta, tutti in area per l'ultimo assalto. Vicinanza, Matteo Vicinanza per Matera, ultimi 15, Vicinanza ancora tiro a distanza, deviazione del difensore, se non erro, anzi no, dell'attaccante. 11 secondi alla fine, ultimi secondi, brutto fallo di De Bari, cartellino blu per De Bari, un colpo di bastone su Busani, un blu gratuito. No, nulla di preoccupante perché ho visto un brutto gesto per De Bari su Busani, però si va subito a sincerarsi delle condizioni. Il numero 7 sarà quindi il tiro diretto di Ricky Busani. Però Busani, ma non passa! Greta Miranda, ancora Greta Miranda! Che grande parata, doppia parata per la giovane giocatrice portiere dell'Eboli, che ovviamente è sconcertata per il risultato, un po' tutti della zona 5, ma insomma una bella partita, ben giocata a viso aperto dalle due formazioni, finisce 4-3, quindi la zona 3 va a 3 punti, 0 per la zona 5. La zona 3 recupera sulla zona 1, ma la zona 1 aveva vinto 5-3 proprio sulla zona 3, quindi rimane a classifica zona 4 Under 15 6 punti, zona 1 3, zona 3 3, ma in vantaggio la zona 1 per gli scontri diretti, e domani la decisiva zona 3 contro zona 4 a decidere
l'andamento del torneo. In caso di vittoria della zona 3 vincerebbe il torneo, mentre alla zona 4 basterebbe un pareggio. Finisce quindi 3-4 il risultato. Andiamo velocemente a vedere i marcatori. Vicinanza Alessio un gol, 2 gol per Michele De Bari, mentre la zona 3 3 gol per Ricky Busani e una per Montecroci. Abbraccio tra giocatori della zona 3, tra under 15 e under 17, molto particolare, proprio perché sarà zona 3, la prima vittoria della zona 3 in questo torneo. Noi ci salutiamo, ci sentiamo tra poco meno di mezz'ora alle 18:15 per zona 3, zona C contro zona 3, under 17. Ma più tardi, sempre in diretta con l'amico Donnini per il Promote HP under 17. Un saluto a Stefano Zamperini e risentirci sempre qui in diretta dalla Casa Mora di Castiglione della Pescaia.
Signore e signori, del più cordiale buonasera, ben ritornati al Casamora per questa partita numero 7, numero 5 della seconda giornata, la numero 11 totale di 18 azioni in pista, zona 5 contro zona 3 della categoria Under 17, gli ordini del direttore di gara Matteo Galoppi di Follonica. La zona 5 schiera numero 1 Vincenzo Pazziello, numero 3 Iwan Daniel Barile, numero 4 Gabriel Miranda, numero 5 Matteo Vicinanza, numero 9 Matteo Matera, numero 10 Domenico Iacovone, numero 19 Emilio Malandrino, numero 18 Andrea Niola Melone, numero 17 Alessandro Zaccaro. L'allenatore è sempre Verniro Gallotta. La zona 3 invece allenata da Pablo Iara, schiera numero 10 Riccardo Gavioli, numero 4 Federico Canossa, numero 3 Riccardo Ferretti, numero 5 Riccardo Gabbi, numero 8 Matteo Olba, numero 9 Tommaso Giannotti, numero 7 Emanuele Pedroni, il numero 6 è Tommaso Castiglioni, numero 1 è Federico Tolomelli, numero 2 è Francesco Allegretti. Tutto è pronto nella categoria del 17, 6 punti per la zona 4, per la zona 1 3 punti, ancora 0 punti, zona 3, zona 5, come nella Under di 15. Sia zona 3 e zona 5 sono alla ricerca dei primi 3 punti, la prima vittoria del torneo Promote HP in corso da ieri qui a Castiglione della Pescaia, nell'impianto, bellissimo impianto di Casamora, con un ampio stand gastronomico di ottimissima qualità e alla gentilezza e la disponibilità di tutto lo staff dell'Hockey Club Castiglione, che ringraziamo, e ovviamente organizza questo torneo, questo appuntamento finale con la stagione sportiva 2002-2023 con l'hockey su pista. Poi domani le ultime partite, poi ci rivediamo direttamente a settembre. Per quanto riguarda l'hockey italiano, Pedroni, Castiglioni, Olban e Giannotti, è subito gol, gol dopo 9 secondi di Emanuele Pedroni, prima avventura offensiva e primo gol della squadra di Pablo Iara, un'azione personale in area, portiere Iacovone. Prima partita è stata per entrambe una sconfitta, perché la zona 3 ha perso 2-1 contro la zona 1, mentre la zona 4 ha vinto 25-0 sulla zona 5 nella giornata di ieri. Malandrino disturbato dalla numero 8 Alban. Pedroni, bomber di Correggio, ha giocato anche in A2. Vediamo che tutta la squadra, di maggior parte della squadra della zona 3 è composta da correggesi, sono 8 correggesi, 2 del Mirandola. La maggior parte gioca in A2, ma tutti giocano in Serie B, proprio come la zona 5 gioca in Serie B. Anche alcuni giocatori giocano solo in Serie B e non hanno una 17. Questo sicuramente è una nota da assolutamente dire, perché tutta la squadra dell'Eboli e alcuni della Rolle Matera, che insomma la squadra conta 6 dell'Eboli, 2 del Giovinazzo, 4 della Rolle Matera, non hanno un campionato e quindi giocano solo in Serie B, e quindi il gap prestazionale con le parità è importante, e appunto a livello di partite, per gli allenamenti li fanno, però il problema è che il ritmo partita non lo trovi da un giorno all'altro, lo si deve costruire giorno dopo giorno, e il gap è importante, e speriamo in futuro di vedere campionati 17-19 di più larga quantità. Intanto c'è una spinta di Castiglioni che viene sanzionato con il primo fallo di squadra. Ora la sfera è controllata da Gabriele Miranda dell'Eboli, 6 gol classi 2008, 14 anni. Olban non passa, molto attivo il numero 4 Miranda, commette fallo il correccese Olban.
un gol ieri, anzi l'unico gol segnato dalla zona 3, classe 2007 del Correggio, 2 gol under 17. In questa età vediamo Castiglioni impatta su Iacovone. Dicevo che il 17, ottavo posto per il Correggio, è dato il gol più 18 ancora di Pedroni in contrattacco, ha superato il Iacovone, una disattenzione della difesa della zona 5, farà un brutto controllo in centro area e poi Pedroni si invola in contrattacco e realizza il 2-0 al 2:21. Ricordiamo 20 minuti di gioco. Stavo facendo un discorso che in under 17 per la zona 3 miglior posto per il Correggio, ottavo posto, nono per la Scandianese, i due club classificati della zona 3, in zona 5 Eboli ultimo posto, decimo posto. L'unica iscritta al campionato under 17 della zona 5. Niola Melone per Zaccaro, il capitano numero 17. Ancora la zona 3, Matteo Alban dietro porta, disturbato dal 17 Alessandro Zaccaro. Tiro ancora di Pedroni, ma la pallina prende il palo, sia della recezione però, non della porta. Non si riuscirà a uscire non riesce a uscire dalla zona difensiva, la zona 3. Ci sarà un possesso per la zona 5. Ancora la zona 5 con Malandrino, Nola Melone e poi Zaccaro. Dall'altra parte scambio veloce, Pedroni con Riccardo Gabbi, è entrato un altro giocatore del Correggio, 4 gol in under 17, caso 2007 anche lui. Zaccaro ha tirato, in porta c'è Tolomelli che deve ancora parare una pallina in questo avvio di primo tempo. Gabbi, Castiglioni, ora Gabbi per Pedroni, 4 minuti, ormai siamo a 5 minuti all'inizio della partita, già 2-0 per la zona 3. Non ci arriva Gabbi sul passaggio filtrante di Castiglioni. La zona 5 prova con l'assist filtrante di Gabriele Miranda. Formazione che consta di 3 giocatori dall'Under 15 che però, se va come ieri, non verranno utilizzati, ma servono per un'emergenza. Sono Matteo Vicinanza, 40 e Matera. Disposizione di coach Garlotta, c'è anche Barile del Giovinazzo e Pacciello, il portiere dell'Eboli. Parte da zona 3 con Pedroni, servito da Gabbi. Pedroni per il numero 8 Olban, ma l'intervento di Gabriel Miranda. Ancora Pedroni, parte da lontano il numero 7, ancora lui in area e gol 5-16, 3-0, tripletta per il numero 7 Manuele Pedroni, il bomber di Correggio. Riparte la zona 5, ma Pedroni ruba la pallina. Pedroni con Olban, anzi no, il fallo è tecnico, quindi secondo fallo di squadra per zona 3, 0 per zona 5.
Siamo al sesto minuto, 3-0 per gli alla zona 3 Emilia Marche. Ingaggio a 2, anzi c'è il fallo in attacco del zona 3. Esce Olban ed entra numero 4, che è Federico Canossa. È stato richiamato il numero 8 a uscire dalla pista per i lacci non allacciate bene, gioco di parole, ma è proprio così, quindi deve rifare il laccio. Il numero 8 entra Canossa dell'Hockey Pico, gioca in Serie B, 16 anni, classe 2007, praticamente tutti i 2007 della zona 3, tranne Tolomelli il portiere 2008. Gabbi cercava un compagno, lo trova in Canossa, poi Castiglioni, ancora Gabbi in area, velocissimo il correggese, segna il 4-0, gol ai 6:35. Calcio 2007, Gabbi si è involato da solo in area senza praticamente difesa, molto passiva la difesa della zona 5. Si vede proprio che manca il ritmo partita, proprio anche la forza di ritornare in difesa. Giovanni al barile, è entrato intanto il numero 3 Giovinazzo, classe 2007, 15 anni. Sono appena 6:53, il risultato di 0-4. Siamo in diretta sempre da Castiglione della Pescaia. Questo trofeo promoto HP chiuderà il calendario alle 19:45, circa 1:20, la partita di zona 3, prima di ritorno, se vogliamo dirla così, tra zona 1 e zona 3. Bella partita a seguire, molto interessante. Nella prima partita aveva vinto 6-0 la zona 1. Vediamo ancora la zona 3 Emilia Marche. Bravo però Canossa a intercettare l'azione della zona 5, che deve ancora osservare un tiro dopo 8 minuti. Castiglioni, ancora lui della sinistra, tiro para Iacovone, arriva a rimorchio anche Canossa, non trova però il tapin, però Pedroni è più lesto per Castiglioni, ancora Castiglioni, non riesce la deviazione volante del numero 6, numero 17 Zaccaro per Gnola Melone, che ha giocato anche in A2. C'è il time out richiesto da Praboiara, siamo al 7:58 del primo tempo.
Torniamo in diretta col time out. Pedroni ancora di una tripletta in questa prima parte del primo tempo. In parte Barile, il barese, ma non riesce il passaggio a Miranda. Ci prova ancora la zona 3, ma c'è Malandrino a neutralizzare. Ora bravo Barile che cerca di dare un po' di ritmo alla manovra della zona 5. È entrato anche il numero 16, Francesco 40, anzi il numero 3, scusate, tiro dalla distanza, no, Francesco 40 proprio lui, quello che ha giocato pochi minuti fa, quindi 6 gol di Manuele Pedroni, gol, l'8 e 47. Fa Pionia 5 gol di vantaggio della zona 3. Ora la zona 5 cerca di arrivare al gol, comunque quantomeno un tiro. È stato anche Giannotti uno dei più attivi della giornata di ieri a livello fisico. Pedroni parte da lontano, il correggese viene fermato da Barile nello stretto, serve 40, tiro diagonale, prima parata di Tolomelli dopo 10 minuti, Manchester 40, un under 15 ha tirato. Barile ha dato un po' di vivacità alla zona 5 dopo aver subito 5 gol in 15 minuti. Cade Gabriele Miranda, non c'è fallo, esce intanto 40 e rientra Vicinanza, no, è proprio lui, Vicinanza, il giocatore che ha giocato nell'Under 15, il capitano dell'Under 15. È uno dei migliori della zona 5 assolutamente in questo torneo. Ora Giannotti recupera Miranda per Barile. Barile contro Canossa, la meglio Barile ma sbaglia il passaggio a Malandrino. Recupera la squadra con Canossa, la zona 3, tiro di Canossa, parte di Iacovone. Siamo a 10 e 24. Ancora la zona 3 che cerca di uscire, ci riesce con Giannotti, Iara Dan Piccini dici di andare in centro area. Giannotti aveva proprio cercato Pedroni. Ora Giannotti impatta su Malandrino, recupera Vicinanza, serve Barile che però c'è il fallo di Barile su Pedroni, secondo fallo di squadra contro 4 della zona 3. Pedroni per Giannotti che recupera la pallina, commettendo però fallo in attacco su Barile. È il sesto per la zona 3, quinto. Riparte ancora la zona 3, l'ennesimo recupero in difesa con Pedroni, rischia l'autogol in vicinanza sul passaggio di Pedroni. Ora Gabbi, è arrivato anche Canossa, bravo Iacovone a neutralizzare. Time out all'inizio 36, chiesto dalla panchina di Berniero Gallotta, cioè zona 5, sul risultato di 0-5.
11 minuti inizio del primo tempo, ancora sempre zona 3 con il possesso della palla, con Giannotti, si libera bene Giannotti, il gol al 12:08 di Giannotti, il numero 6 per la zona 3 dopo la quaterna di Pedroni, gol di Gabi, gol anche di Giannotti, anzi 3 gol di Pedroni, 2 di Gabi e 1 di Giannotti. Ho segnato al numero 5 uno dei gol di Pedroni. Giannotti contro Barile, ancora Giannotti in centro dell'area, coperta dalla buona parata di Iacovone. Olban per Gabbi e quindi Giannotti, numero 8 Olban per Giannotti, numero 9 è entrato anche il numero 3 Riccardo Ferretti, non mi ricordo di averlo visto ieri, quindi Riccardo Ferretti è entrato, classe 2007, anche lui Correggese. Sono 8 i giocatori del Correggio, 2 del Pico, mentre per quanto riguarda l'Under 17 zona 5, 6 dell'Eboli, 4 della Rolle Matera, 2 del Giovinazzo. Tutta vicinanza, il numero 5 serve Niola Melona che cercava il passaggio a Barile, i due non si intendono. E però ancora Matteo Vicinanza che da quando è entrato ha dato alcune certezze alla zona 5. Barile per Vicinanza, quindi Niola Melone, anzi Malandrino. Malandrino invece arriva dall'Eboli, classe 2008, 14 anni anche lui. Niola Melone, tiro, un rovescio in diagonale, parata di Tolomelli. C'è il fallo su Malandrino, anzi no, sembrava fallo. Ora esce veloce Giannotti, para Iacovone. Ora la formazione zona 5 con Malandrino, voleva il fallo ma non c'è per l'arbitro Galoppi. Gli ultimi 5 minuti con tentativo di Olban, qui non va il passaggio, Giannotti non ci arriva, il fallo di squadra numero 6, anzi numero 3 per la zona 5, 5 per la zona 3. Olban non riesce a superare Niola Melone, Malandrino cerca di alleggerire la pressione in difesa, al contempo però Alessandro Zaccaro, che è rientrato dalla pausa in panchina, si fa ancora soffiare la pallina, è arrivato anche Canossa per il numero 9. C'è quasi arrivato Barile a citare il passato tra Giannotti e Olban, ancora il Correggese che imposta, si entra in area però non riesce a superare la difesa del numero 17 Alessandro Zaccaro, che ha preso il posto probabilmente di Matteo Vicinanza. Ancora la squadra della zona 3, i biancoverdi Emilia Romagna Marche, già in vantaggio di 6 gol. Ora Niola Melone, anzi Malandrino, sbaglia il possesso, riesce comunque a deviare la pallina nel tentativo della zona 3. Ancora Giannotti recupera questa sfera, serve a Gabbi che segna, scusate, a Olba che segna il 16-12, la settima rete. Primo gol per Olban, ieri aveva segnato un gol, l'unico gol
segnato contro la zona 1. Una bella partita perché la zona 3 vinceva 1-0, poi il 2-1, ribaltamento in un minuto della zona 1, un gol con 2 gol in un minuto di Ranza e Vaghi, se non erro, se la mia memoria non mi inganna. Vediamo se riuscirà a togliere un po' di pressione in difesa la zona 5. Pablo Iara chiama l'inserimento del giocatore in area. Giannotti al centro per la deviazione di Ferretti, non ci arriva il Correggese, ancora tutto lui. Ferretti non riesce a concludere, ma poco prima l'aveva concluso, ma c'è stata anche la parata di Iacovone. Tiro di Canossa, cercare probabilmente anche la deviazione volante del compagno di squadra. Ignola Melone, tentativo che viene toccato dal numero 9 Giannotti. Prova Canossa, un bel diagonale che però non va a buon fine, siamo a 2,30 dalla fine. Barile compra la pallina di Melone, poi serve Zaccaro. Ancora la formazione della zona 3 con Giannotti, Iacovone sul primo palo. Esce la zona 3 dal slot offensivo, prova ancora Giannotti con un numero, ma non va il suo tiro. Numero 8 ancora lui, Olban, autore di un gol quest'oggi, 2 totali del torneo Promote HP Under 17. Ignola Melone per Miranda, se non sbaglio Miranda uno dei giocatori più utilizzati. Il tiro perviene sui guantoni e sui gambali di Tolomelli, che riesce a deviare, a neutralizzare, a servire il compagno, ma c'è l'interruzione dell'arbitro Galloppi e c'è anche il time out richiesto da Bagnere Gallotta. Siamo al 18:28. Ultimi 92 secondi di questo primo tempo della partita tra zona 5 contro la zona 3. Il risultato è 0 zona 5, 7 zona 3. Ignola Melone per Zaccaro, ancora il giocatore della Role Matera classe 2007, ma la zona 3 riparte velocemente. Il tiro è ora di Francesco Allegretti, anche lui all'esordio, anche lui del Correggio, 15 anni, migliore in pista della zona 3. Allegretti, Ferretti, quindi Canossa e Olban. Parata di Tolomelli sul tiro di Ignola Melone, la prima vera conclusione importante della zona 5 dopo il time out. Para Tolomelli, chiamato subito in causa, ha risposto pronto, ci sono. Intanto Allegretti, 30 secondi alla fine, il tiro si perde in balaustre, arriva
il presentissimo Miranda, anche una discreta pattinata. Ora il numero 9, Matteo Matera, è entrato anche lui, giocatore dell'Under 15. Quindi praticamente hanno giocato tutti in Under 17 zona 5. Finisce che il primo tempo il risultato di 0 per la zona 5, 7 per zona 3. I marcatori, a 3 gol per Emanuele Pedroni, numero 7 Correggese, altri 2 gol per il Correggese Gabbi, poi un gol per Olban e uno per Genotti, totale 7 gol. Finisce qui il primo tempo, noi ci congediamo per qualche minuto, poi ritorniamo in diretta sempre da Casamora per il torneo Promote HP 2022-2023.
Torniamo in diretta per il secondo tempo di zona 5 con zona 3. La zona 5 con Barile, Miranda, Vicinanza e Niola Melone. La zona 3 con Allegretti, Olban, Pedroni e Ferretti. Tra i pali un altro esordio, quello di Riccardo Gavioli. Anzi, Riccardo Gavioli ha giocato il primo tempo, purtroppo ha 3 parati e purtroppo mi scuso io personalmente. Ora in pista Tolomelli, il portiere classe 2008, ha giocato il primo tempo Riccardo Gavioli. Chiedo scusa ovviamente agli amici del Pico e del Correggio, questo scambio di persona. Allegretti perde la pallina, Miranda la manovra. Allora, la formazione della zona 5, Miranda tira la distanza, devia Tolomelli. Zona 5 con Miranda al contrattacco, numero 4, si gira, non si va al tiro, arriva anche Niola Melone, non riesce a concludere la zona 5. Barile per Vicinanza, il capitano dell'Under 15 della zona 5. Vicinanza serve Miranda, tiro a distanza, lontano dal gol. Ora la formazione, la zona 3 con Allegretti, ma recupera la zona 5 con Barile, che si invola in contrattacco. Para Tolomelli, Pedroni dietro porta, poi entra Olban, pallina, anzi c'è il fallo, un blocco irregolare a circa 5 metri dal limite dell'area di rigore. Sono le 19, ma il caldo si fa ben sentire, anche perché vedete dalle telecamere il sole praticamente bacia la pista, parte ovest dell'impianto. Abbiamo visto Pedroni tu per tu con Iacovone che neutralizza l'ennesima pallina degli avversari. Formazione ancora zona 5 con Vicinanza e Barile, un nuovo spirito per la zona 5 dopo i 7 gol del primo tempo. 2 positiva la formazione di Gallotta, ovviamente subendo 32 gol in 2 partite subisce anche emotivamente il passivo, tanto c'è Vicinanza cerca la penetrazione in area, ancora controlla il numero 5, c'è libero Barile ma opta per Niola Melone che parte da lontano, tiro del Bolitano para Tolomelli, Vicinanza per numero 4, bel tiro di Miranda, para ancora Tolomelli. Con la formazione zona 5 con Barile, non ha un bal
suo tentativo, grande recupero di Miranda, il più attivo della zona 5, Gabriele Miranda, Eboli, classe 2008. Ora ci prova ancora Matteo Vicinanza, più attiva sicuramente la zona 5 anche grazie a un rallentamento della mossa difensiva della zona 3. In pista ancora Ferretti con Allegretti, Olban e Pedroni. Ora Vicinanza contro Olban, Pedroni in attacco, viene fermato fisicamente da Niola Melone, anche da Barile, granitico numero 7, arriva Allegretti, non c'è fallo su Allegretti che era arrivato al tiro. E la zona 3 cerca di segnare l'8º gol, siamo al 5º minuto, Pedroni per Olban, quindi Allegretti, numero 2, Federico Reggio Pedroni, esce Pedroni, intento, c'è il compagno di squadra, tenta il passaggio centrale ma Iacovone neutralizza, l'assist era indirizzato a Riccardo Ferretti. Vicinanza, zona 5, alza la testa, Miranda, rovescio, che va a impattare la formazione, la zona 5. Ora la zona 3 cerca il tiro, nulla da fare, buon momento ora per la zona 5 per arrivare a segnare il primo gol. Barile, il movimento di Niola Melone, non riesce la trottola, interviene però l'attento Miranda contro Pedroni. Barile, siamo al 7º minuto della ripresa, Barile per Niola Melone, poi Miranda, e il tiro di ancora Niola Melone, che però trova un attento Tolomelli, era sul primo palo. Poi Allegretti per Ferretti, a tu per tu, para Iacovone. Ancora la zona 5 cerca di uscire con Malandrino, cerca di uscire dal slot difensivo, ovviamente il baricino un po' più alto ora della zona 5 con Barile, Miranda. Il tiro di Miranda simile al palo, arriva Barile ma anche attento Olban, parte da lontano, serve Pedroni, al centro c'è Ferretti, devia però Miranda, sempre attento il giocatore dell'Eboli. La formazione Niola Melone in contrattacco, devia Tolomelli. Pedroni non riesce a fermare un ottimo Miranda, altro tentativo, nettamente migliorata la manovra della zona 5, molto meno tesa. Allegretti si ferma sul più bello, poi spedisce alta la pallina. Siamo al 9º minuto ormai del secondo tempo, è stato fermo sul 7-0, maturato dopo i primi 20 minuti di gioco. Ora Castiglioni impatta il tiro sui guantoni di Iacovone. Pedroni cercava il compagno di club Castiglioni. Ora Niola Melone, Malandrino, Allegretti e Olban, meglio l'atleta correggese. Ora Niola Melone per numero 17 Zaccaro, poi va il numero 3 Barile,
Siamo a metà del secondo tempo. Un secondo tempo che vola via, senza interruzioni, senza falli. Falli sono 5-5. Pedroni ruba la pallina, un buon barile, buona partita per il giovane giocatore di Giovinazzo. Si gira Niola Melone sfiorando il gol. Zaccaro fermato dal bastone di Tolomelli, falloso il suo intervento. Siamo al 10:05, una delle rare interruzioni del secondo tempo. Barile cerca di entrare nella parte centrale del campo, ma c'erano tre giocatori dell'Emilia Romagna Marche. Si lotta anche fisicamente tra Castiglione e Niola Melone. Che lotta! Fallo di squadra numero 6 per Niola Melone su Castiglione. Il time out richiesto dalla zona 5. Siamo al 10:29. Intanto Gabbi, c'è stato il cambio anche del portiere in casa zona 5, mentre c'era il time out. È uscito Iacovone, entra Pacciello. L'Eboli anche lui, è andato portiere della formazione salernitana. Orban. Ecco che ancora la formazione emiliana e marchigiana cerca di arrivare al gol. Castiglioni con la parata di Pacciullo. Ormai è all'11°, 7-0 è stato il primo tempo, quindi clean sheet per zona 5 in questo secondo tempo. Sfiora il gol Barile sull'assist del numero 19 Malandrino. Emilio Malandrino, numero 19, in forza all'Eboli. Ancora in contrattacco la zona 5 con vicinissimo al gol con Barile, ma dice di no Tolomelli. Ricordiamo che Gavioli ha giocato nel primo tempo. Riccardo Gavioli della squadra del Pico, e c'è il cartellino blu per Tommaso Castiglioni. Francamente non ho visto cosa è successo in pista, andiamo a rivederlo nel replay in differita. Un intervento scomposto da parte del giocatore correggese, quindi ci sarà un'inferiorità numerica per la zona 3 se non si sa segnare. Barile, Juan Daniel Barile contro Tolomelli. Barile alzata e schiacciata, ma bravissimo Tolomelli a dire di no ancora una volta. In secondo tempo ha visto la zona 5 molto attiva a livello offensivo, commette fallo, c'è il time out, non sappiamo di chi. Ci
sono due luci aperte, quindi sarà quella della zona 5, siamo al 12:11. Finito il time out, andiamo a vedere come si svilupperanno questi ultimi 7 minuti, se riuscirà a segnare il benedetto gol la zona 5. Ci sta provando, che lo meriterebbe assolutamente la zona 5. Con la vicinanza scambiava la pallina con Niola Melone. Ci prova il numero 4 Canossa, ma brava la parata di Pacello, Vincenzo Pacello. Siamo ormai a 6 minuti dalla fine della partita. Intanto è sempre 0 zona 5, 7 zona 3. Resistono i 3 gol di Pedroni, 2 di Gabbi, 1 di Olba e 1 di Giannotti. Ancora la scorsa stagione al Correggio. La vittoria del Tormut 17 da parte del Triveneto, zona 2, 12 punti, a 7 punti zona 5 e zona 4. Da zona 3 quarta, zona 1 ultima, quinta, under 15 prima zona 2, seconda la zona 4. Pari merito ovviamente a punti, ma terza è zona 3, quarta zona 1, quinta zona 5 e poi under 13, prima zona 4, seconda zona 2, terza la zona 5, quarta la zona 3 e quinta la zona 1. Mentre in questo torneo vedremo poi domani come si svilupperà la partita tra zona 3 contro zona 4, la mattinata, che decideranno la vittoria dei 3 trofei Promote HP, tutto quello under 15 e 17, in quanto inciderà proprio lo sconto diretto la vincente del torneo. In tutti e due i casi in vantaggio la zona 4, però in caso di vittoria della zona 3 vincerebbe appunto la zona Emilia Marche. 5 minuti alla fine, viene atterrato Giannotti, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Ora ci riprova la formazione della zona 3, ma si perde questo tentativo in attacco. Ora mancano 5 minuti ancora, 4 minuti ormai, con Matera contro Canossa. Viene a supporto anche Giannotti. Miranda
disturbato dal numero 3, anzi il numero 8 Orban, tiro di Orban, parata di Pacello. Ora Miranda per Matera, però non arriva il gol purtroppo per la zona 5. Ancora altra possibilità con Niola Melone, si infrange sul bastone dell'estremo difensore correggese, c'è il gol, il primo gol del secondo tempo di Giannotti. Siamo al 15:30 per l'8-0. Siamo ormai negli ultimi minuti di gara. Fare di squadra 7 per zona 5, 5 per zona 3. Ho visto un tiro della zona 5. Ora la situazione, la pallina fuori pista, ritorna nel rettangolo di gioco. Siamo in diretta dal Casamora di Castiglione della Pescaia. Bella conclusione di Gabbi. Giannotti per un pelo non segna la nona rete, ma non ci è arrivato. Miranda per Niola Melone, si gira ma non riesce a concludere, arriva Malandrino, quindi Miranda disturbato da Giannotti. Ora Miranda, c'è un intervento del direttore di gara, c'era il tiro diretto per la zona 4, la zona 5 scusate, con Gabriele Miranda, seconda opportunità, cartellino blu a Gabbi per aggancio con il bastone all'avversario. Ora Miranda contro Tolomelli, Miranda ancora dice no Tolomelli. L'ennesima conclusione della zona 5 che sicuramente ha messo un'altra mancia con il secondo tempo. Ora superiorità per la zona 5, Malandrino per Miranda, c'è in pista anche Francesco 40 dell'Under 15, 40 per Malandrino e quindi Miranda, ancora Malandrino, tira la distanza, impatta sui bastone di Giannotti. Ci prova ancora la formazione di Berniero Gallotta con Miranda molto attivo, due tiri diretti sbagliati, comunque parati da parte del portiere, assolutamente di belle parate per Tolomelli, classe 2008. Miranda per Barile, bel tiro in diagonale, ancora una volta Tolomelli c'è, prova ancora Barile ma ancora dice no Tolomelli. 40 per il tiro di Miranda, devia Tolomelli, Giannotti sull'angolo destro di parte 40, vediamo se riuscirà a segnare la zona 5. Barile, comunque veramente quanto è cambiata la zona 5 in poche ore, quanto servono questi giocatori giocare per una partita, migliorano a vista d'occhio. Avevo detto anche l'anno scorso in quella di Correggio, lo ripetiamo oggi a Castiglione, fateli giocare questi ragazzi perché insomma hanno voglia e qualità e carattere, perché insomma sull'8-0 continuano a crederci forsennatamente. Urge un campionato per questi ragazzi, un campionato misto, una del 17 con la del 19, squadre miste, fateli giocare perché stiamo divertendo anche sotto di 8 gol, stiamo cercando di arrivare ai gol, un grande spirito.
Allora, il gol è di Canossa, liberato da Gabbi, se non erro, anzi da Olban. Il 9-0 segnato dopo appena finita la inferiorità numerica. Siamo al 19-03. Miranda per Barile. Barile per Miranda al centro, trova però Pedroni. Negli ultimi 40 secondi impatta sull'arbitro. Ora Giannotti per Olban, ultimi secondi, poi vi aspettiamo tra qualche minuto, tra circa una mezz'ora, per la quarta gara di 6 della Under 13 tra zona 1 contro zona 3, è terminata 6-0 ieri mattina. Vedremo se riuscirà a ribaltare la situazione nella zona 3. Ultimo secondo, finisce qui il dato finale alla 17, zona 5-0, zona 3 9, assegno per la zona 3, 3 volte Pedroni, 2 volte Giannotti, Tommaso Giannotti, 2 gol per Riccardo Gabbi, 1 per Federico Canossa e 1 per Matteo Olban. Quindi la squadra di Iara segna i 3 punti, decisiva domani la partita contro l'Under 17 della zona 4. Ovviamente 2 risultati su 3 anche in questa categoria come l'Under 15 ce li avrà la zona 4, potranno pareggiare per vincere il trofeo, o se no il Correggio dovrà vincere lo scontro diretto domani mattina alle ore 11:30 gli Under 17 e alle 10:15 l'Under 15, per decidere le 2 vincitrici dei tornei Under 15 e 17. Claudio Donnini alla telecamera, sempre fido amico di questa telecronaca su YouTube. Stefano Zamperi vi saluta e vi dà appuntamento tra mezz'ora per la zona 3, per la Under 13 tra zona 1 e zona 3. Un saluto sempre qui in diretta al torneo promoto HP a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. A dopo.
Signore e signori, più cordiale buonasera, ben ritornati in diretta dalla Casa Mora di Castiglione per questa ultima partita della giornata, la numero 2, tra poco in pista zona 1 e contro zona 3, la quarta giornata dell'Under 13, il triangolare tra zona 1, zona 3 e zona 4. Per gli ordini del direttore di gara Andrisani di Matera, il zona 1 schiera il numero 1 Filippo Brescia, numero 2 Gabriele Patrucchi, numero 3 Mattias Della Torre, numero 4 Simone Traina, numero 5 Simone Migliaretti, numero 6 Francisco Colosimo, numero 7 Edoardo Orsi, numero 8 Elia Bellotti, numero 9 Gabriele Libè, numero 10 Federico Maffi, l'allenatore è Alessandro Gioffè, assistito da Pierluigi Morandotti, al contrario Morandotti e Gioffè. La zona 3 invece schiera il numero 10 Davide Subazzoli, numero 2 Nicolò Bianchi, numero 5 Leni Nizzoli, numero 6 Giacomo Clemente, numero 7 Thomas Bombardi, numero 8 Matteo Mazzarenghi e numero 9 Mohamed Khalil Buslama. L'attore è Matteo Farina. Sono la zona 1 a 3 punti, zona 3 a 0 punti. Nelle partite giocate l'Under 13, 6-0 il risultato tra zona 1 e zona 3 ieri mattina. La seconda partita la zona 4 ha vinto 6-0 sulla zona 3 e questa mattina la zona 4 ha vinto sulla zona 1 per 4-2 ed ora zona 1 contro 3, poi domani mattina alle ore 9 sveglia con zona 3 contro zona 4 e poi a chiudere alle ore 15:45 l'ultima partita, la 18ª del torneo Promote HP, zona 4 contro zona 1. Nella giornata di ieri hanno segnato nel totale fino adesso delle partite, la zona 3 deve ancora segnare un gol, mentre contro la zona 1 ha segnato 3 gol Edoardo Orsi, 2 gol Simone Migliaretti, 2 gol Gabriele Libè e 1 Francesco Colosimo. Manca un giocatore per la zona 1, quindi andiamo a completare il quadro. Per la zona 1 sono 3 giocatori del Lodi, 3 del Novara, 2 della Gratti, 1 del Seregno, 1 del Cremona o Pieve 010, e mentre per la zona 3 completamente interamente la squadra del Correggio. In pista 7 giocatori, tutto pronto, ormai ci sono anche le luci della sera qui al Casamora, c'è ancora il sole che sta per scendere nelle colline intorno a Castiglione. Mazzarenghi, Buslama, Nizzoli, Bombardi, Buslama i giocatori della formazione zona 3, mentre dall'altra parte Simone Traina, Edoardo Orsi, Migliaretti e poi secondo me c'è anche il numero 8 se non erro, c'è il numero 8. Vediamo il passaggio della palla di Simone Traina. C'è Gabriele Libè, il numero 9, il lodigiano, poi 2 reti. Migliaretti, numero 5, l'abbiamo conosciuto in queste prime 2 partite di Novara, classe 2011, 55 gol con l'Azzurra nel campionato di zona 1, vinto dal Novara sul Lodi nelle finali nazionali, sesto Novara, ottavo Lodi. La formazione della zona 1 nel primo tentativo in attacco è proprio suo. Ora il tiro di Orsi, sarà ingaggio, anzi tiro per appunto la zona 1. Come abbiamo visto anche nell'ultima partita, zona 3 preferisce rimanere attaccato al portiere Subazzoli e questo sarà penso lo schema di Farina, con Buslama o terminale offensivo, qui densità della zona 3, però insomma abbiamo già visto la zona 1 ben impegnata nello scambio veloce.
Ora piccolo Orsi, Edoardo Orsi, anche lui dell'Odi, 54 gol dal calcio 2012. Ora traina in mezzo a due difensori della formazione emiliana e marchigiana. Apre Libè per Migliaretti, il novarese. Trova il numero 7 libero in area. In che modo ci arriva Leni Nizzoli, testo 2012 del Correggio. Il tiro da fuori area del numero 9 Mohamed Bouslama. Siamo al secondo minuto, ricordiamo sono 15 minuti di gioco. Ora la zona 1 con Orsi un altro dribbling, libero Migliaretti, il numero 5. Ora prova il contrattacco, il tiro in diagonale di Thomas Bombardi. Para l'estremo difensore Brescia, se non erro, anche se Mafia ha giocato l'ultima partita con la zona 4, che si muove abbastanza bene, dovrebbe essere lui vista la stazza, il numero 10. Ora la formazione della zona 1 ovviamente di verde vestita diamo per scontato perché è l'ennesima partita in cui l'Emilia Marche si ha una maglietta bianco-verde, è l'ennesima partita in cui la zona 5 la zona 1 ne ha la maglia verde. Traina per il numero 9 Libè, poi Migliaretti. Al centro c'è Orsi, ancora lui a cercare la deviazione, il piccolo Orsi. C'era l'assist per Libè, per Migliaretti. Orsi ha 10 anni, classe 2012. Mazzarenghi recupera la sfera, ingaggio con il numero 7 Orsi, era meglio il lombardo, poi Migliaretti para su Bazzoli. Ancora la formazione della zona 1, Migliaretti servito da Libè, ancora il tentativo del numero 5 del Novarese. Passati 5 minuti, 0-0 il risultato. Ora l'ingaggio 2 tra il numero 8 Mazzarenghi, il capitano, che ora si incarica alla ripartenza, però Bouslama non trova Bouslama. Ora la formazione è lombardo piemontese con il tiro centrale di Migliaretti, non ci arriva Libè che viene atterrato, non c'è il fallo, riparte la squadra biancoverde con il correggese Bouslama, però perde una ruota, c'è una ruota che gira nella pista del numero 7 Orsi, anche con il cuscinetto, quindi doveva uscire il numero 7, da parte traina il contrattacco. Ora la formazione biancoverde con Mazzarenghi, simile al palo, il numero 8, è stato il primo gol. C'è anche il fallo del numero 9, Bouslama. Il primo fallo di squadra, il 5:54, c'è il primo time out richiesto dalla panchina di Morandotti e Gioffre sul risultato di 0-0.
torna in pista per ritornare a giocare dopo i primi 5 minuti del primo tempo. Migliaretti fermato dal corpo di Bombardi, ha fatto anche un bel tiro poco fa. Qualità di occasioni per ora tra zona 1 e zona 3. Ora Farina chiede ai suoi un po' più di animosità in difesa. Ora Orsi viene fermato dall'intervento di Buslama che si invola in attacco, anzi la traina, aveva perso la pallina. Con la formazione della zona 1 con Migliaretti, serve esternamente, dovrebbe essere entrato un nuovo giocatore, sempre Libè, attenzione, bella incursione neutralizzata dal portiere Subazzoli. Ora la formazione della zona 3 cerca di rubare pallina all'attento numero 9 della zona 1, Migliaretti, numero 5. È entrato il numero 2, Gabriele Patrucche, anche lui del Novara. 2011, 11 gol in stagione. È entrato anche Lenny Mizzoli per i biancoverdi, per la zona 3. Numero 9, serve Libè, serve Traina, poi Migliaretti, tiro del numero 5, arriva veloce Libè, il lodigiano, classe 2012. Patrucchi, Migliaretti, si perde questo attacco dell'Under 13 della zona 1. Abbiamo passato la metà del primo tempo, tempi a 15 minuti, poche interruzioni, un solo fallo ai danni della zona 3, cambio veloce, anzi doppio cambio veloce, entrano in pista per la zona 1, entra in pista nella zona 1 il numero 6 Francesco Colosimo della Gratte, classe 2012. Migliaretti, sempre lui in pista, ancora lui Migliaretti in mezzo all'area, due giocatori più il portiere. Mazzarenghi non va al tentativo in attacco, recupera Traina per il tiro del numero 6. Ora ancora il numero 2 Patrucchi, in mezzo, come detto, la densità della difesa romagnola, emiliana romagnola marchigiana, che non fa permettere il gioco veloce agli avversari. La zona dovrà essere brava a superare questo muro davanti a Subazzoli. In maniera un po' di affanno ora per la difesa bianco-verde. Ora c'è ancora Migliaretti, terminale offensivo di questo quartetto esterno, recupera la pallina Bombardi, ma nulla di fatto. Migliaretti per Colosimo, tentativo ennesimo in centro area, spazza Bombardi. 9 minuti 0-0. Ora Mazzarenghi intercetta il passaggio dei difensori avversari, Buslama in mezzo a 3, non può far niente l'attaccante correggese, ma recupera comunque la pallina sull'errata disimpegno di Miglioretti. Buslama tira, impatta sul difensore, non ci arriva Nizzoli, può ripartire il Patrucchi, si lotta, pallina strenuamente tra i giocatori in pista, però non se ne viene a capo.
Dietro porta ora per numero 6, sempre lui, Colosimo, per Patrucchi. Miglioretti, ennesimo tiro, ma ennesima parata su Bazzoli, che è uno dei più piccoli, classe 2011. Allora sono passati ormai 12 minuti, è stato sullo 0-0, pressione alta ora della formazione della zona 1 con Bellotti, è entrato il seregnese Elia Bellotti, 48 gol, numero 8, l'ennesima azione della zona 1. Islama per Mazzarenghi, arriva il capitano correggese, serve Nizzoli, quindi c'è anche Bombardi che viene intestato il suo tiro dal disimpegno di Patrucchi. Migliaretti in area, Migliaretti, arriva anche Patrucchi, serie di tiro e controtiro, è evidentemente in riserva al biancoverdi, ma riescono strenuamente, ora in questo caso non riesce a concludere Francesco Colosimo al minuto 12. Mazzarenghi, tiro da lunga distanza, neutralizza Filippo Brescia, il portiere classe 2012. Migliaretti ancora l'esimazione, velocità, il gol! Gol, 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 12-26. A segnarlo è il numero 6, uno dei più attivi, Francesco Colosimo, che si era presentato più volte davanti all'area avversaria e mette in vantaggio la zona 1 al 12-26. Deve intervenire il portiere correggese in questo disimpegno della squadra della zona 3, in vantaggio quindi la zona 1. Migliaretti, serve Bellotti, ancora Migliaretti, voleva servire il compagno, cade a terra, allarga le braccia, non c'è fallo. Da parte Bombardi, non riesce a ripartire, c'è il veloce Bellotti che tiene possesso della pallina con estrema calma e sicurezza, il Brianzolo. Ora ancora la formazione della zona 1 che negli ultimi 7 minuti ha tenuto alto la sua pressione offensiva. Migliaretti per il numero 8, Bellotti, poi Patrucchi si mette sulla destra e il tentativo ancora dei Patrucchi al centro, non riesce a deviare, anzi era Colosimo, il numero 6 sull'asse di Patrucchi. Migliaretti
serve Bellotti, ultimi 60 secondi del match. E bella conclusione ancora di Colosimo, sfiora il gol, il numero 6 della zona 1. Scorrono i secondi, arriva Mazzarenghi in attacco, ma la pallina è sul bastone di Bellotti, di Migliaretti, il novarese, tiro del numero 5 a cercare la direzione di Patrucchi, arriva Colosimo da media distanza. Ora il Nizzoli esce dalla fase difensiva a cercare Mazzarenghi, ma intercetta Bellotti, ultimi 13 secondi. Bellotti, parata ancora di Subazzi, arriva velocissimo Patrucchi. Colosimo chiama la pallina, scontro in area tra due emiliane, gong dell'intervallo, il stato di 0-1 proprio i primi 15 minuti. L'unico gol è stato segnato al 12:24 da Colosimo. Finisce qui il primo tempo, noi ci sentiamo fra 6 minuti per la ripresa di questa ultima gara di Under 13 tra zona 1 e zona 3.
Si ritorna anticipatamente in pista prima dei 6 minuti canonici. Nel secondo tempo di zona 1 contro zona 3. L'ultima gara della giornata, domani altre 6 partite, le ultime 6. Siamo 12 su 18. L'1-0 segnato al termine del primo tempo praticamente da Colosimo, servito in area dopo tantissimi tentativi della zona 1. Orsi per Bellotti, per il numero 3 Mattias della Torre 2012 della Gratte Brianza. La formazione lombarda piemontese con lo stesso Della Torre, ha segnato 29 gol con la Gratte questa stagione. Abbiamo visto anche Colombo, scusate, Della Torre, di Colosimo, Di Bè, Maffi, Migliaretti, Orsi, Pattucchi di Traina, praticamente tutti in pista. C'è stato sia un cambio per la formazione della zona 1 nel portiere, mentre rimane ovviamente obbligata la soluzione di Subazzoli del Correggio. Ora Bombardi riesce a scagliare la pallina nella porta avversaria. In porta c'è sempre Filippo Brescia, non c'è il cambio, ha fatto il cambio alla squadra di Morandotti e Gioffre. Frana Orsi addosso a Nizzoli, scivolanca anche Mazzarenghi, anzi no, Buslama su numero 4, anzi numero 4 Traina, il lodigiano, classe 2011, 11 gol. Ora Bellotti intercetta Bombardi, poi Buslama in contrattacco disturbato da 3 giocatori. Bellotti, ritmi notevolmente abbassati, il caldo si è fatto sentire per tutta la giornata con quasi 33 gradi, un po' di aria nel pomeriggio, ma a parte la giornata poco vento. Ora sta scemando, arrivo della sera qui a pochissimi metri dal mare, siamo penso a 300-400 metri dal mare, in linea d'aria, una grossa lunga pineta intorno al Casamora, il famoso campo da baseball. Ora Bellotti per Orsi, per Bellotti, pallonbella centrale per Traina, un pallina alta. L'arbitro, il direttore di gara Andrisani, chiama anche il time out alla pallina alta. Siamo al 4:31 del secondo tempo. Termina il time out in questo secondo tempo in cui proprio un calo di prestazione delle ambo due formazioni. Vediamo i risultati della giornata. Zona 4 ha vinto nelle tre categorie 13, 15, 17 in mattinata, direttamente con la zona 1, Under 13 4-2, Under 15 5-0 e l'Under 17 7-3, mentre nelle ultime due partite lo scontro tra zona 3 e zona 5
della 15 e della 17 sono andati ad appannaggio della zona 3, vincendo 4-3 nell'Under 15 e Under 17 9-0. E domani mattina si decideranno, probabilmente, sicuramente si decideranno domani mattina il vincitore del trofeo, perché si sconteranno zona 4 contro zona 3. La zona 4 ha 2 risultati su 3 in ambedue le categorie. Vediamo se riuscirà la zona 3 a rovinare i piedi. È ritornata proprio in questo momento, solo un tiro di Orsi nel momento non collegato, pochi secondi fa. Insomma, c'è sempre la squadra della zona 1 in attacco, che ha avuto Orsi in area. Migliaretti ora recupera la pallina, è entrato anche nel frattempo nel periodo non collegato Patrucchi, poi Orsi, quindi Migliaretti e Libè. Siamo a metà del secondo tempo, sempre 1-0, notato che non cambia. Ancora il numero 2 Patrucchi, pallina che viene lanciata in area, non c'è la deviazione dell'attaccante, il compagno di squadra. Orsi, ancora lui manovrare la pallina vulcanizzata, serve Libè. Vediamo i 2 gol di Libè ieri, i 2 gol di Orsi più uno di questa mattina, 3, totale 2 anche per Miglioretti, uno per Colosimo, che sommato al gol che ora per ora dice la partita sono 2 anche per lui, in una formazione molto equilibrata con 8 giocatori esterni, 3 del Lodi, 3 del Novara, 2 della Gratte, 1 del Cremona, 1 del Seregno. Parata di Filippo Brescia, mentre, come detto dall'inizio, 7 giocatori del Correggio fanno parte dei 7 giocatori della zona 3. Ora ci prova ancora Mazzarenghi a uscire dalla morsa offensiva della zona 1. Farina si sgola perché chiede più efficacia ai suoi giocatori, però evidentemente stanchi. Non abbiamo visto ancora in pista Nicolò Bianchi, il Clemente in questa gara, abbiamo visto nelle partite precedenti. Stati 9 minuti, ormai 10, rimane sempre il solito fin del match con l'attacco della zona 1 e la difesa della zona 3. Non riesce a zona 1 a incidere. In questo secondo tempo la stanchezza si fa sentire. Ancora tiro di Orsi, arriva Libè, serve Migliaretti per Patrucchi, uno dei più attivi del primo tempo. Tiro telefonato per il portiere correggese Davide Subazzoli, classe 2011, 12 anni. Patrucchi, Migliaretti, bastone sui pattini di Migliaretti. C'è il fallo di squadra numero 3, c'è anche il time out richiesto da Matteo Farina. Siamo al 9:09 del secondo tempo. Torniamo in pista per gli ultimi 4 minuti e 51 secondi
Siamo in diretta dal Casamora di Castione della Pescaia, questa serata di sabato 24 giugno, penultima giornata di hockey, ormai sarà l'ultima e poi per almeno 2 mesi non ci sarà hockey, o comunque l'hockey in Italia saranno qualche amichevoli, ovviamente della nazionale italiana senior, ma secondo me a livello giovanile l'ultimo, ci sono tanti clinic. Saluto quello dei fratelli Mariotti qui nella prossima settimana per 2 settimane, e dopo ci sarà anche un altro, tanti clinic campus in giro per l'Italia in questa estate che è appena iniziata, ci accompagnerà per i prossimi 3 mesi. Tiro di Orsi, lui ci prova a tutte le posizioni, il piccolo Lodigiano. Ora Bombardi, serve Nizzoli, però trova anche l'intervento di Patrucchi, fa tutto da solo il numero 2, poi il numero 9 Libè dalla lunga distanza impatta sul corpo di Buslama, in 2 su Patrucchi, Farina attentissimo durante il match, ancora Orsi! Fuori, che occasione per Edo Orsi, tu per tu spara fuori, grande occasione per il raddoppio al 11:36. La formazione bianco-verde cerca di uscire con Bombardi, ne ancora di energia numero 7, tiro intercettato dal numero 9 Libè. Poi serve Colosimo, dell'unico gol del match winner Francesco Colosimo della Grate, guadagna anche un fallo, il numero 5, nuovo time out chiesto da Farina per cercare di spronare i suoi per l'ultimo colpo di Reni. Esce Nizzoli, numero 5, ed entra numero 2 Niccolò Bianchi, classe 2012. Una Farina che impartisce gli ordini negli ultimi minuti, cercare un gol, una deviazione, un tiro dalla distanza, mentre dall'altra parte Morandotti e Gioffre cercherà di chiedere il secondo gol ai suoi piccoli atleti. So che di occasioni ne ha fatte veramente tante, ne ha create veramente tante la squadra della zona 1 in questo match. Fai di squadra 2 zona 1, 5 zona 3. Anche Claudio Donnini strenuamente con la camera riesce ancora a seguire la partita, è stata piuttosto difficile per il caldo ovviamente. Domani ne avremo altre 6, sempre in diretta, con tentativo prima di Orsi, poi di Patrucchi, anzi era di Colosimo, era sempre in agguato il numero 6 della Grate, pattino di Colosimo sul passaggio di Patrucchi, fallo di squadra per la zona 1. Attenzione anche ai bastoni e ai ganci, perché negli ultimi 2 minuti può essere decisivo un tiro diretto, e può capitare in questa categoria che ci sia uno scontro Bombardi claudicante. Si c'era le condizioni, il direttore di gara Andrisani di Matera, internazionale, tutto a posto per il numero 7, un po' claudicante. 12:23 è il cronometro del Casamora, il tabellone. Bombardi ci ha provato, tutti su ora per i biancoverdi, grandi spazi per la zona 1, scivola anche Mozzarenghi ma non ne approfitta Orsi, intercetta Buslama ultimi secondi, anzi Bombardi
Un passaggio non perfetto per Mazzarenghi. Arriva Orsi, addosso Buslama, si lotta per la sfera tra i due. Ancora Orsi, un piccolo Digiano fermato fisicamente da Buslama. E il fallo di squadra numero 6, ennesimo time out, gli ultimi 3 minuti, 4 time out. C'è tensione e voglia di vincere in questa gara, anche se le azioni si sprecano. A 1,58 alla fine, acqua per tutti i giocatori. Siamo veramente alla fine, ultimo time out per la formazione di zona 1 che ci proverà a tenere il risultato con Traina, Della Torre, Migliaretti e Orsi, e tra i pali sempre Filippo Brescia, mentre Farina si affiderà a Buslama, Mazzarenghi, Bianchi e Bombardi. Vediamo cosa uscirà in questi ultimi 2 minuti. Alle 20:30 siamo agli sgoccioli finali di questa giornata. Domani, mi raccomando, le premiazioni a non mancare alle ore 17. Orsi per Migliaretti, tira a distanza, impatta su Buslama e ne ha beccate in palline il numero 9 in questa gara. Migliaretti, ancora la sua pallina, se va al centro Della Torre, poi ancora su Bazzoli, ancora Orsi, bravo il portiere emiliano, incoraggiato dall'Under 17 e penso anche Under 15 sulla tribuna. Scivola Orsi, non c'è fallo. Mazzarenghi non esce a gestire, non esce a controllare la pallina, arriva Orsi, ultimi 70 secondi. Orsi, Palinelli, Della Torre, Buslama, Mazzarenghi, c'è libero Bianchi, posizione questi ultimi 60 secondi. La recupera la pallina, zona 1, deve solo gestire Della Torre, Matira. Ora Traina, tiro, e c'è anche il numero 7. Traina, poi Mazzarenghi neutralizza, ultimi 30 secondi, Mazzarenghi, fallo, sia a dire il tecnico della zona 3, rischio per un blu, altissimo questo intervento, rischiosissimo, a 31 secondi dalla fine. Siamo alla fine, ma che occasione per lei, biancoverdi. Mazzarenghi contro Orsi, Orsi in contrattacco per Della Torre, ancora no, dice no su Bazzoli, ancora Orsi, niente da fare, ultimi 15. Della Torre, strenua difesa della zona 3 in quest'ultima fase di gioco della partita. Ultimi 3 secondi e possiamo dirlo che è finita questa partita. 1-0 il risultato, decide Francesco Colosimo da Agrate. 1-0 nel primo tempo, sconfortate la squadra della zona 3 che perde la possibilità di giocarsi domani una buona posizione, in quanto la zona 1 arriva a 6 punti come la zona 4, 0 zona 3, quindi terzo posto per la zona 3 che giocherà domani l'ultima partita, mentre veramente incisiva la partita tra zona 4 e zona 1 alle 15:45 di domani. Per noi è tutto. Ringraziamo per chi ci ha strenuamente seguito in questa lunga diretta. Ringrazio Carlo Donnini alla telecamera, Enrico Giovanelli alla supervisione, Stefano Zamperini al commento. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon sabato sera, una buona notte e dopo
a domani, ovviamente alle ore 9, siamo in diretta alle ore 9 con un service speciale, avremo anche i replay domani, quindi vi diamo questa notizia all'ultimo minuto, ma domani ci saranno i replay delle ore 9 con il buon Leonina Romualdi. Per il torneo Promote HP è tutto in questa seconda giornata di 3, da Castiglione della Pescara, dal Casamora e della KC Castiglione che organizza questo evento. Il più cordiale buona serata e buonanotte, un saluto, arrivederci in diretta domani sul canale YouTube di Fisrock e Pista.